ragazzi e ragazze, bentornati su questi schermi e benvenuti nel terzo e per il momento ultimo capitolo della Chiara Ferragni saga. Se volete recuperare gli episodi precedenti vi lascio la playlist in questo rettangolino grigio che sta per comparire qui. Ricolleghiamoci subito al punto in cui eravamo arrivati. In seguito alle accuse di truffa aggravata, Chiara Ferragni si eclissa dai social, non posta più niente, il suo video di scuse giace solitario per giorni sul suo feed, non si hanno notizie di lei, tanto che i giornalisti, i paparazzi provano ad appostarsi sotto la nuova mega casa dei Ferragnez, pensando vabbè prima o poi di casa dovrà uscire, e invece no ragazzi, cioè a un certo punto ci si chiede ma che fine avrà fatto Chiara Ferragni? Avrà cibo a sufficienza per affrontare questa clausura? Mentre ci poniamo tutti queste domande esistenziali arriva una certa Mariella Milani, una critica di moda nonché l'ex caporedattrice del TG2, e Mariella ci fa sapere che Chiara Ferragni sia psicologicamente distrutta al punto da non uscire di casa da giorni. Ora, non mi è difficile credere che sia vero, cioè non mi è difficile credere che Chiara Ferragni sia psicologicamente devastata, cioè non me la immagino a spaccarsi dalle risate al pensiero di essersi fottuta la carriera, perché lei lo sa che si è fottuta la carriera, cioè secondo me lei per ora giorno e notte non pensa ad altro, perché la sua carriera lei se l'era costruita sull'immagine. E che immagine di preciso? Quella di una filantropa alla moda. Il fatto che ora milioni di persone la stiano accusando di essere un'imbrogliona non è solo una critica alla sua persona, è la sua fine, cioè equivale al suo licenziamento. Non è come se stessero criticando, non lo so, uno scritto, la scrittrice J.K. Rowling. J.K. Rowling non è amatissima come persona, a livello di valori J.K. Rowling è diciamo molto criticata per le sue posizioni transfobiche, ha sollevato più polemiche lei che Voldemort. J.K. Rowling non la vorrebbero manco nei Serpeverde, eppure il valore della saga di Harry Potter non glielo toglie nessuno, non glielo toglierà mai nessuno. La saga di Harry Potter rimarrà per sempre un pilastro incrollabile nella letteratura fantasy e la gente continuerà ad acquistare i suoi libri e continuerà ad acquistare il suo merchandising, a vedere i film di Harry Potter, eccetera, eccetera, eccetera. Questo perché, pur togliendo la persona J.K. Rowling dall'opera di J.K. Rowling, l'opera rimane comunque geniale, qualcosa di cui chi ama la letteratura contemporanea fantasy possibilmente non si vuole privare. Ma nel caso di Chiara Ferragni separare l'arte dall'artista è difficile. È difficile come separare i glitter dall'ombretto. Chiara Ferragni senza la sua immagine di donna glamour, vincente, femminista, benefattrice, non ha più niente di valore da vendere in questo momento, secondo me. Cioè non ha un'opera separata da se stessa che lei possa portare avanti indipendentemente dalla propria immagine. Può cercare di reinventarsi come stilista e concentrarsi sulla sua linea di moda, sui vestiti che vende, sui prodotti di cosmesi che produce, cosa che probabilmente farà, ma è un grande punto interrogativo, perché la domanda è: i suoi prodotti si vendono per il valore che hanno e pertanto chi ama il beauty non si vorrà privare dei suoi prodotti, o perché sono prodotti da Chiara Ferragni, cioè finora si sono venduti in quanto prodotti da Chiara Ferragni? Questo lo scopriremo con il tempo, e in questo momento secondo voi Chiara Ferragni non se lo sta chiedendo? Secondo me se lo sta chiedendo morbosamente. Continuerò a lavorare adesso che mi è caduta la faccia. Quindi si sente psicologicamente distrutta? Sì, cioè grazie al cavolo, non è che c'era bisogno della ex caporedattrice del TG2 per arrivarci. Addirittura qualche giornale dice: Chiara Ferragni per sopportare lo stress sta facendo un percorso EMDR. Che cos'è questa cosa? È una terapia particolare. Questa terapia si propone di trattare i traumi e lo stress e funziona in un modo molto fisico, cioè il terapeuta intanto ti fa rilassare, si fa raccontare da te il tuo trauma, così per agevolare il relax, e mentre tu racconti e quindi soffri rivivendo l'evento, lui ti stimola facendoti fare movimenti oculari, toccando alcuni punti del tuo corpo, facendoti sentire dei suoni, e ripete questi stimoli più e più volte fino a quando non associ i tuoi ricordi a questi stimoli. In questo modo gradualmente dovresti diventare meno sensibile al ricordo di quell'evento e quindi
quindi meno sensibile al tuo trauma. Dovrebbe praticamente iniziare a sembrarti un ricordo lontano. Mi sembra un po', cioè mi ricorda un po' la strategia psicopedagogica di quando eravamo piccoli, uno schiaffone ben assestato e passava tutto. Era una stimolazione a modo suo, no? Si creava un nuovo trauma che distraeva dal trauma precedente. Non so dirvi di più, ragazzi, perché io francamente non l'ho mai provata questa terapia, però prometto che la proverò perché la voglio capire, cioè voglio capire fino in fondo in cosa consista e come faccia a funzionare, se funziona, perché sono molto scettica, lo ammetto, sono scettica al riguardo, ma lo farò. Devo solo scegliere dal mio catalogo su quale trauma investire, ma lo farò. Ora, che Chiara Ferragni stia facendo le MDR in questo momento perché è stressata dal Pandoro Gate è una speculazione. Non risulta che né lei né nessun altro abbiano mai rivelato una cosa simile in questo periodo. Infatti, andando a leggere gli articoli di giornale, cioè andando ad aprire i titoli che riportano Chiara Ferragni sta facendo le MDR, scopriamo che in realtà si tratti di una supposizione. Basata su cosa? Basata sul fatto che Chiara in passato abbia dichiarato di essersi sottoposta alle MDR. Non sono neanche sicura che si pronunci MDR, forse si pronuncia IMDR, forse si pronuncia EMDR. Correva l'anno 2019 quando Chiara Ferragni diceva io in passato mi sono sottoposta a questa terapia per superare credo che fosse per superare un lutto, perché lei diceva mi sono sottoposta a questa terapia perché ho perso una persona cara e ho un trauma legato a un ricordo con questa persona. Insomma, Chiara Ferragni al tempo aveva suggerito a chiunque fosse vittima di abusi o comunque avesse dei traumi di considerare l'EMDR, l'MDR, l'IMDR, che con lei aveva avuto buon esito. Quindi, ragazzi, i giornali stanno creando un allarme sulla salute mentale di Chiara Ferragni al punto da confezionare notizie false come questa, in base alla quale si stia sottoponendo a questa particolare terapia. Mi piacerebbe pensare che lo facciano per sensibilizzare la gente, cercando di placare un attimino gli animi degli haters, ma secondo me lo fanno soltanto per cavalcare l'onda della rabbia generale, la rabbia delle persone che vogliono morbosamente sapere che Chiara Ferragni stia soffrendo. Il punto qual è? Che gran parte dell'utenza a queste notizie sulla salute mentale di Chiara Ferragni reagisce più o meno così. Non me ne frega un cazzo. Le dure critiche nei suoi confronti non si placano neanche di fronte alla notizia ufficiale del suo stato mentale divulgata da Mariella Milani, e anzi, ragazzi, vi dirò che molti utenti sembrano reagire proprio con fastidio alla notizia che Chiara Ferragni stia soffrendo in questo momento, della serie sì, e me ne dovrei dispiacere perché a lei, cioè lei si dispiace per me che devo uscire di casa per forza altrimenti la mia famiglia muore di fame, si dispiace per me che non posso espellere lo stress attraverso il sudore nella mia sauna personale. Ecco, questa è la reazione che mi è sembrata più rumorosa alla notizia Chiara Ferragni è psicologicamente distrutta. Questo cosa ci dice? Che le persone sentano di essere state manipolate da Chiara Ferragni e quindi vedono in questi titoloni l'ennesimo tentativo da parte sua, dei suoi amici e dei media di manipolarle ancora, ed è proprio per questa rabbia incontrollabile degli utenti nei suoi confronti che Chiara Ferragni si guarda bene dal caricare nuove stories o postare nuove foto su Instagram. Ma dopo 20 giorni di assenza dai social media, Chiara Ferragni fa il suo grande ritorno in un video di Fedez. È la sera di Capodanno, il 31 dicembre 2023. Fedez pubblica su Instagram questo video in cui lui, sua moglie Chiara Ferragni, i loro figli, insomma tutta la famiglia, fanno tutti insieme il countdown per festeggiare l'ingresso del 2024. Boom, auguri. Questo avviene circa 3 ore prima della mezzanotte perché i bambini devono andare a letto e probabilmente anche perché non vedono l'ora che finisca questo anno di merda. Chiara per l'occasione ha messo da parte la tuta del pentimento e si è vestita di rosso. Ora, questo cameo di Chiara Ferragni secondo alcune ipotesi servirebbe per tastare il terreno, cioè per vedere che tipo di reazione andrebbe a suscitare il suo ritorno sull'Instagram. La risposta è il vomito digitale. Infatti
Infatti, ragazzi, i commenti sotto il post di Fedez sono spietati. In particolare, i Ferragnez vengono ribattezzati da questo momento in poi i Truffagnez. Ci sono centinaia di commenti in cui leggiamo Truffagnez, un nomignolo che tutt'oggi si portano ancora dietro. Attenzione, ragazzi, questa festa di Capodanno domestica ci dice una cosa, ci dice che i Ferragnez abbiano cambiato i loro programmi. Infatti, le vacanze di Natale che avevano in programma i Ferragnez erano diverse, erano ultra lussuose, come lo sappiamo ovviamente grazie a Fedez, il quale durante una diretta su TikTok o su Instagram, non sono sicura del social media, vabbè non cambia niente, aveva pronunciato le seguenti parole, sentite. Natale a casa? Ma ragazzi, ma che domande mi fate? Ma secondo voi io sposato con Chiara Ferragni posso passare il Natale a casa? Abbiamo già organizzato, allora abbiamo escursione con le moffole, abbiamo la sci della Vitto, un'altra escursione, 5.000 scialli prenotati più altre 4 experience, e tutto questo il primo giorno, cioè tutto questo il primo giorno. Che fatica essere ricchi. No ragazzi, non è questione di essere ricchi, perché guarda, mia moglie anche non è questione di ricchezza, cioè era così anche da giovane, credo. Cioè, puoi uscire a fare delle passeggiate, cioè, serenamente. Io, per esempio, rimarrei volentieri a casa. Fedez, puoi non dire che Chiara non ti accontenta mai, cioè dovevate fare più tappe di Taylor Swift e invece trenino a casa, pepe, A, E, I, O, U, Y. I Ferragnez quindi, ragazzi, hanno rinunciato alle vacanze glamour che avevano in programma, probabilmente per evitare di alimentare ulteriori polemiche. 3 giorni dopo questo cameo, il 3 gennaio 2024, Chiara Ferragni ritorna su Instagram perché è l'alba di un nuovo anno, è il momento di mettere in pratica i buoni propositi, è il momento in cui si firma l'abbonamento in palestra, in cui ci si promette di essere persone migliori, ma soprattutto è il momento in cui si rinnovano i contratti con i brand, quindi basta piangere sui pandori versati. Chiara Ferragni pubblica la sua primissima storia Instagram dai tempi del video di scuse, ovvero questa. Come vedete abbiamo la scritta "mi siete mancati", seguita da un affettuoso cuoricino, e poi abbiamo anche un box domande in cui Chiara Ferragni chiede ai suoi followers come state. Ovviamente è un box domande di circostanza perché non ci pensa nemmeno a ripubblicare le risposte. Si ipotizza che, come nel caso del video di scuse, anche dietro questa semplice, apparentemente semplice storia Instagram ci sia il duro lavoro di un team che sta cercando di riparare l'immagine di Chiara Ferragni, il che è possibile, ragazzi, perché a quanto pare in questo momento Chiara è seguita da una task force composta da 2 studi legali e un'agenzia di comunicazione, e parliamo non di una task force qualunque, ragazzi, parliamo di Community, una società esperta in crisi d'immagine che si è occupata negli anni di alcuni degli scandali italiani più controversi, dallo scandalo Parmalat al crollo del ponte Morandi. E questa storia Instagram è strategicamente impeccabile, tanto da far pensare che ci sia il tocco di Community. Di che strategia parlo? Il messaggio "mi siete mancati" crea un legame speciale con coloro che ancora la seguono, mentre il "come state" dimostra un interesse verso i sentimenti dei suoi followers, mostrando una Chiara Ferragni altruista che si preoccupa per il benessere degli altri. Oltretutto il "come state" riesce a distogliere l'attenzione dallo scandalo perché chi lo legge si concentra su se stesso, sul proprio stato emotivo, anziché concentrarsi su Chiara Ferragni e sulle sue azioni, come dire, non benefiche. Ma non finisce qui, guardiamo l'immagine di Chiara Ferragni, ha un aspetto diverso rispetto a quello che aveva nel suo video di scuse a occhio e croce. Infatti Chiara questa volta appare molto curata, ha un trucco impeccabile, sfoggia una piega che pare appena uscita dal salone, probabilmente lo è, e ha quest'aura di serenità stile Dalai Lama, no?
gli occhi di chi ne ha passate tante, ma il sorriso di chi ha la coscienza pulita. Poi, vi ricordate la tuta grigio tristezza? Chiara Ferragni le ha dato fuoco. La nuova Chiara Ferragni indossa un maglioncino blu onestà, ovviamente accollato fino alle palpebre a momenti, non essendo un buon momento questo per sentirsi libera. Vuoi perché fa freddo, vuoi perché è giunto il momento di raccattare anche la simpatia dei conservatori. In questo momento non si schifa la simpatia di nessuno. Osserviamo infine la location. In questo selfie non vediamo la sua tanto invidiata cabina armadio grande quanto la Rinascente, ma vediamo una libreria. Vediamo alle spalle di Chiara Ferragni dei libri. Questa è cosa nuova, ragazzi, questa è un'ottima strategia per indurci a pensare che lei non sia solo un'influencer vuota, senza contenuti, interessata solo ai soldi e alla moda, ma una pensatrice. Questo ci dicono i libri, io ne so qualcosa. Se questa storia, ragazzi, è stata confezionata da community, insomma dal suo team di comunicazione, è stata fatta molto bene, riconosciamoglielo. Ovviamente non è detto che sia così, cioè può essere pure che Chiara Ferragni si sia sparata un selfie a caso e che abbia deciso di ritornare a kamikaze con la prima foto in cui è uscita bene. Ma fermi tutti, perché Chiara Ferragni non posta solo questo selfie per il suo grande ritorno. Infatti, nella storia successiva, Chiara ringrazia tutti coloro che le sono stati vicino e che l'hanno supportata in questo momento difficile. Leggiamo insieme cosa scrive Chiara Ferragni. Una cosa mi sento di dirla, vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronato a tornare sui social. Grazie a chi c'è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare, a coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c'è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno ed io vi ho visti, letti, sentiti. Grazie davvero. Con questa storia Chiara Ferragni compie non una ma ben due mosse strategiche. Da un lato premia i suoi sostenitori, ecco a voi un biscottino, vi ho visto, avete la mia considerazione. Dall'altro lato Chiara Ferragni con questa storia sta dicendo al mondo intero: gente, sappiate che io ho ancora molti sostenitori, magari voi non li vedete perché mi scrivono in privato, ma ce li ho. Così Chiara Ferragni va di nuovo a sfruttare l'effetto carrozzone. Vi ricordate, ne abbiamo parlato nel capitolo 2, il capitolo precedente. Se vediamo molte persone che sono dalla parte di Chiara Ferragni, saremo inclini a farlo anche noi, perché tendiamo a seguire il comportamento della maggioranza, come le capre. Da questo momento in poi Chiara Ferragni torna a pubblicare regolarmente su Instagram. Le sue nuove foto mirano a dirci: oh, io non sono solo una miliardaria indagata per truffa, io sono anche una moglie, una madre e un amante dei cani. Un amante dei cani. E qui sto per raccontare qualcosa di agghiacciante, cioè almeno per la mia sensibilità è stato agghiacciante, è stato proprio il colpo di grazia che mi ha fatto dire: basta, è croce, non ne voglio sapere più niente. Sono anche felice che sia l'ultimo capitolo perché non ne voglio parlare più. Fino a pochi giorni dopo il Pandoro Gate, questo era il feed di Chiara Ferragni. Considerate che lo screenshot è stato acquisito niente meno che da Filippo, perché lui praticamente mi teneva traccia dei followers che Chiara Ferragni guadagnava o perdeva. Stavamo studiando un po' la reazione popolare all'inizio di questa vicenda. Ora, per chi non lo sapesse, su Instagram si possono scegliere 3 post tra tutti quelli che hai pubblicato e fissarli in alto sul tuo profilo, in modo che siano sempre le prime foto che si vedono, indipendentemente dalle tue pubblicazioni successive. Questa funzione permette di evidenziare contenuti che tu vuoi siano immediatamente visibili a chi visita il tuo profilo, e di solito quindi si scelgono post che rappresentano i tuoi interessi, i momenti importanti per te, le tue attività. Insomma, ragazzi, le 3 foto in evidenza servono per fare capire chi sei a chi visita il tuo profilo per la prima volta e deve decidere se seguirti oppure no. Quindi, torniamo a Chiara Ferragni. Poche settimane fa, come vedete, le sue 3 foto messe in evidenza, fissate in alto sul suo profilo, erano queste.
Allora, cominciamo dalla terza. Chiara Ferragni con l'abito di Sanremo che la faceva sembrare ignuda. Questa è un'immagine molto rappresentativa per il suo brand, perché ci dice di lei che è quella che ha co-condotto Sanremo, quindi è una persona molto famosa, ha raggiunto traguardi importanti nello spettacolo. Poi ci dice che Chiara Ferragni sia legata al mondo della moda e infine ci dice che lei è una femminista perché esibisce il proprio corpo per lanciare un messaggio di emancipazione femminile, messaggio che troviamo nella didascalia del post. Poi, nel secondo post messo in evidenza, vediamo Chiara Ferragni sempre vestita per Sanremo, sempre con un abito che lanciava un messaggio femminista, ma questa volta con sua figlia Vittoria. Cosa dice questa foto a chi visita il suo profilo per la prima volta? Che i figli sono una parte importante della vita di Chiara Ferragni. Lei non è solo una che ha co-condotto Sanremo, non è solo una legata al mondo della moda, ma è anche una mamma che cerca di trasmettere alla figlia il proprio messaggio femminista. Infatti la bambina indossa lo stesso abito della madre. È una mamma che condivide spesso la propria vita genitoriale sul social. E infine, ragazzi, il primissimo post in evidenza sul profilo di Chiara Ferragni, quello che vedevamo per primo entrando sul suo profilo, era questo. Le foto della sua nuova casa sul lago di Como, acquistata dai Ferragnez qualche mese fa per circa 5 milioni di euro. Vi ricordate di questa casa? Ne avevamo anche parlato nel primo capitolo della saga. Questo post che cosa diceva a chi visitava il profilo di Chiara Ferragni per la prima volta? Che lei fosse una persona ricca, di successo e che condividesse il retroscena della sua vita di lusso con i followers sul suo profilo Instagram. Ebbene, non ci crederete mai, ma ultimamente Chiara Ferragni ha rimosso questo post da quelli fissati in alto e l'ha sostituito con questo. Per chi non lo sapesse, questa cagnolina è Matilda. Era il cane di Chiara Ferragni sin dal 2010, quindi da prima che Chiara diventasse famosa, tanto che Fedez, prima di conoscere Chiara Ferragni, l'aveva menzionata in una sua canzone dicendo: il cane di Chiara Ferragni è il papillon di Vuitton e un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Purtroppo Matilda Ferragni pochi mesi fa ci ha lasciati e proprio questo è il post strappalacrime con cui Chiara le ha detto addio. Il post contiene molte foto dei Ferragnez insieme a Matilda, di cui l'ultima è la foto di Chiara che saluta la cagnolina apparentemente appena prima che questa riceva l'eutanasia. E infatti la didascalia ve la risparmio, anzi me la risparmio perché è straziante. Vi leggo solo questa frase. Ieri, dopo averti salutata per l'ultima volta, ho provato a spiegare a Leo che eri andata in cielo e ci avresti sempre protetti da una nuvoletta lassù, e lui mi ha chiesto come potevamo riconoscere la nuvola, perché così potevamo salutarti sempre anche noi. Quindi non solo il cane che se la sta cogliendo, pure il cuore spezzato di un bambino innocente che non riesce a comprendere la morte e cerca conforto nella sua fantasia. Lacerante, cioè proprio strappabudella. Il fatto che Chiara Ferragni abbia fissato proprio questo post in alto al posto della villa sul lago di Como, proprio in un momento in cui la sua immagine è in crisi, mi fa pensare che stia adottando la stessa strategia già utilizzata con il Pandoro e che il pubblico le sta tanto rimproverando, ovvero sfruttare i sentimenti naturali delle persone nei confronti dei temi sensibili per attirare seguaci, adorazione e di conseguenza profitto. Cioè è una cosa che ovviamente viene percepita come manipolativa. Se Chiara Ferragni voleva manifestare il proprio amore per i cani, avrebbe potuto mettere in evidenza una foto con Paloma, il suo nuovo cane, oppure una qualsiasi vecchia foto con Matilda, no? Se voleva ricordare lei, se voleva omaggiare lei. Per me, ragazzi, secondo la mia opinione, ripeto, influenzata dalla mia sensibilità personale, quindi magari voi la vedete diversamente, possiamo parlarne nei commenti, però secondo me il meccanismo psicologico che ha portato Chiara a fissare in alto questo post non è tanto quello di mostrarsi come un amante degli animali, piuttosto quello di manipolare i sentimenti di chi è arrabbiato con lei, perché quando vediamo qualcuno che soffre, in questo caso Chiara Ferragni che soffre per Matilda, e non voglio dire il figlio di Chiara Ferragni che soffre per Matilda, anche se siamo molto arrabbiati con lei, i sentimenti
sentimenti negativi nei suoi confronti si attenuano, e se abbiamo vissuto un'esperienza dolorosa del genere nelle nostre vite, o abbiamo un cane e temiamo il giorno in cui arriverà quel momento, possiamo sentirci in empatia con lei. Che poi veramente non c'è niente di male se un influencer in crisi tenta di ricostruire la propria immagine. Si tratta di lavoro per Chiara Ferragni ed è giusto e più che altro è normale che attui una strategia. È sopravvivenza, ragazzi, si cerca di salvare il salvabile. Però io penso che ci siano dei limiti che andrebbero preservati, e sfruttare il decesso di una cagnolina famosa in un post in cui viene narrato anche in modo dettagliato il dolore del figlio piccolo per questa dipartita mi sembra un limite oltrepassato, perché punto primo banalizza il lutto riducendolo a uno strumento per raggiungere scopi commerciali, punto secondo perché tutti, compresi i figli piccoli, meritano di vivere il dolore in privato e di non vederlo sbattuto sui social, condiviso senza il proprio consenso con 30 milioni di persone, e peraltro sfruttato per costruire una narrazione pubblica in cui la madre ne esce pulita. Non lo so, è tutto spiacevole ai miei occhi, ragazzi, è tutto molto amaro. Se non è stata Chiara a fare questa cosa, per me c'è qualcuno nel suo team che la odia. Ma andiamo avanti, quindi Chiara Ferragni torna sui social. Le nuove foto condivise da Chiara Ferragni sono prettamente quadretti familiari e selfie in cui è da sola, rigorosamente da sola. Basta confrontare i nuovi post con quelli precedenti al Pandoro Gate per notare come Chiara Ferragni abbia eliminato qualunque eccentricità dalle proprie foto e come stia cercando di mostrarsi più modesta, no? I suoi nuovi post potrebbero essere tranquillamente quelli della tua vicina di casa. Questo probabilmente perché? Per non fomentare invidie, il che è il contrario di quella che finora è stata la sua strategia. Chiara ha sempre condiviso con i suoi followers ogni frammento della sua lussuosa esistenza, viaggi, shooting fotografici, serate di gala, sfilate. Ma se prima il suo profilo comunicava guardate quanto è bella la mia vita, oggi il suo profilo comunica guardate com'è normale la mia vita. Ma attenzione ragazzi, perché il fatto di non fotografarsi più agli eventi mondani potrebbe non essere una scelta volontaria. Magari agli eventi non viene più invitata quanto prima. D'altronde chi è che vorrebbe essere pubblicizzato da Chiara Ferragni in questo momento? Solo qualcuno che vive fuori dal mondo, in mezzo al nulla, se la accollerebbe. Ed è esattamente quello che succede. Parliamo del dramma dell'hotel. Chiara Ferragni un bel giorno si reca in vacanza in un hotel della Valle d'Aosta e si fa qualche foto in giro per questo hotel e posta delle stories in cui fa vedere questo hotel e dice cose tipo: guys, mi trovo in un posto bellissimo, vi dirò tra qualche giorno che posto è, ma per ora non vi posso dire niente, però guardate che bello, guardate che bellino, e ci fa vedere questo posto tutto di legno. Ora, perché non ci può dire che posto sia? Perché non ce lo può rivelare subito? Probabilmente mi viene da pensare perché sta tastando il terreno. Queste stories servono probabilmente per capire come l'utenza reagirebbe a una ADV, al ritorno delle ADV. E infine un giorno Chiara Ferragni posta su Instagram questa foto sotto la quale scrive: ho trascorso un bellissimo fine settimana a Hotellerie de Mascognaz, un hotel slogato restaurato su un antico borgo del 1300 nella valle di Aia, in mezzo al nulla. Talmente in mezzo al nulla, ragazzi, che la direttrice dell'hotel pensa: ma che fortuna, Chiara Ferragni ha promosso il nostro hotel. Cioè, lei fuori dal mondo, capito? Pensa di avere vinto la lotteria, si gasa tantissimo, o quantomeno questo è quello che ci racconta lei. Attenzione, perché ci sarà una versione diversa. La direttrice dice: grazie al post di Chiara Ferragni la nostra struttura ha registrato un boom di prenotazioni e addirittura, ragazzi, dice la direttrice, non riusciamo più a stare dietro alle prenotazioni, talmente ne abbiamo tante da quando lei ha messo questo post su Instagram. Calcolate, ragazzi, che il profilo social dell'hotel avrebbe guadagnato 10.000 followers in 24 ore da quando Chiara ha pubblicato questa foto, quindi
il doppio di quanti ne aveva accumulati in anni e anni di lavoro. E quindi di fronte a ciò si potrebbe concludere che nonostante tutto l'effetto Ferragni esista ancora oggi tutto ciò che Chiara Ferragni tocca registra un aumento delle vendite, solo che qualcosa va storto. Infatti i gestori dell'hotel, vedendo che Chiara Ferragni ha promosso la loro struttura, le dicono: Chiara, che fa? Possiamo gentilmente ricondividere la tua foto sul nostro profilo Instagram? Ok, Chiara dà il permesso, ma praticamente la pagina dell'hotel riceve una valanga di insulti, cioè, e per loro cominciano le rogne. A questo punto si sono imbarcati in acque torbide. Il Codacons infatti interviene animato dallo spirito investigativo del detective di Ilary Blasi e dice: Bene, i gestori dell'Hotellerie de Mascugnas hanno detto di avere registrato un boom di prenotazioni grazie a Chiara Ferragni, dicono di non riuscire più a star dietro alle prenotazioni, eppure sembrerebbe una balla. Infatti, scrive il Codacons sul proprio sito, abbiamo provato ad acquistare un soggiorno presso l'Hotellerie de Mascugnas, scoprendo che nonostante la struttura disponga solo di 28 unità abitative, quindi solo di 28 stanze, no? Stanze e chalet nelle prossime settimane sono ancora libere e perfettamente prenotabili. Questi screenshot sarebbero le prove dell'imbarazzante ampia disponibilità di stanze nell'Hotellerie de Mascugnas nelle prossime settimane. Per cui, conclude il Codacons, di fronte a queste prove, l'unico effetto Ferragni finora accertato sembra essere la valanga di critiche e commenti negativi lasciati dagli utenti sulla pagina dell'hotel. Il Codacons a questo punto ha un dubbio: ma non facciamo che è stata una messa in scena? Cioè, non facciamo che Chiara Ferragni e la direttrice dell'hotel erano d'accordo per creare una finta notizia su un aumento delle prenotazioni provocato dal post di Chiara Ferragni al fine di dimostrare alle aziende che è ancora vantaggioso ingaggiare Chiara Ferragni per fare le ADV? Nel dubbio, il Codacons richiede ufficialmente all'Hotellerie de Mascugnas le fatture sul soggiorno di Chiara Ferragni. Praticamente il Codacons vuole dimostrato che Chiara Ferragni abbia pagato la sua camera, per escludere che ci possa essere stata una forma di pubblicità occulta. Elementare, Watson. Ebbene, in un primo momento l'hotel dice: non ci sono problemi, ovvio che vi facciamo vedere la fattura di Chiara Ferragni, perché Chiara Ferragni ha ovviamente pagato. Poco dopo però ci ripensano e dicono al Codacons: no, non lo possiamo fare dimostrarvi la fattura, non lo possiamo fare per una questione di privacy. La privacy di chi? Non di Chiara Ferragni? Non capisco, a meno che Chiara Ferragni non abbia condiviso la camera con un amante, non vedo a chi gioverebbe in questo momento tutelare la sua privacy se ha pagato. Se ha pagato, Chiara Ferragni sarà ben felice di sbattere in faccia al Codacons la sua fattura. Tra l'altro credo che ci siano modi per dimostrare la trasparenza senza violare la privacy, ad esempio censurare, oscurare i dettagli sensibili dai documenti. Non è che richiede il lavoro di un grafico. Su una cosa il Codacons ha indiscutibilmente ragione. In questo momento Chiara Ferragni è radioattiva. Nel linguaggio americano chi è nella sua situazione viene descritto con questo termine: radioattivo. Chiunque sia collegato a lei viene contaminato, ovvero viene insultato male. Vi faccio un esempio: Valentina Ferragni, sorella di Chiara, ha dovuto limitare i commenti a causa degli insulti. Pensate che lei, Valentina, ha perso 22.000 followers dopo il Pandoro Gate, nonostante lei non abbia avuto alcun ruolo nelle iniziative benefiche di sua sorella. Stessa cosa l'altra sorella, Francesca Ferragni, come vedete commenti limitati anche lei. Stessa cosa addirittura, ragazzi, la mamma di Chiara Ferragni, Marina è stata attaccata solo per essere la madre di Chiara Ferragni. Le viene detto che è colpa sua se la figlia è così, che probabilmente lei sarà una brutta persona, una manipolatrice. Poi il tono di alcuni commenti era che tipo, se voleva essere risparmiata dalla gogna mediatica, doveva dissociarsi pubblicamente dalla figlia. Cioè, magari non veniva detta direttamente questa cosa, però veniva fatta capire. Ragazzi, se l'amore di una madre non è venuto meno
quando la figlia le vomitava addosso da neonata, supererà anche un'accusa di truffa aggravata. Può nascere un sentimento di delusione, di rabbia. Mia madre mi piglierebbe a parolacce per 24 ore di fila, penso, ma se la discuteranno in privato. Non è concepibile e non è nemmeno giusto aspettarsi che un genitore si dissoci dalla figlia pubblicamente, soprattutto durante momenti di shitstorm. È distopico aspettarsi che la madre si metta contro la figlia. Cioè, a parte la mamma di Britney Spears che ha scritto un libro contro la figlia, ma non mi pare un buon esempio di genitore. Ragazzi, io ve lo dico, credo di avervelo già detto tante volte nei vari video, nelle varie saghe, ma non mi stancherò mai di dirvelo. Una delle dinamiche che mi danno più fastidio quando ci sono scandali causati da un personaggio famoso, sollevati da un personaggio famoso che ha fatto qualcosa di sbagliato, sbagliatissimo, orrendo o semplicemente opinabile. Ecco, una cosa che mi dà proprio fastidio è quando la reazione pubblica contro questo personaggio degenera fino al punto da farlo sembrare una vittima, perché diventa una vittima a un certo punto, diventa vittima di cyberbullismo, che è un'altra cosa rispetto a ciò che ha fatto, no? È colpevole in una cosa, ma è vittima in un'altra cosa. Ecco, così facendo gli si fa, cioè, a parte essere sbagliato, però così facendo gli si fa pure un favore a questo personaggio, perché gli permette di spostare l'attenzione dal dibattito principale, in questo caso la beneficenza fake, verso l'odio che sta subendo. Cioè, volendo, Chiara Ferragni ora potrebbe dire: io in questo momento sono vittima di cyberbullismo, tutta la mia famiglia lo è, e potrebbe rimettere in vendita le bambole Trudy contro il cyberbullismo. Cioè, capito? Comunque potrebbe usare a suo favore questa cosa e finirebbe per passare dalla parte della ragione, perché da questo punto di vista avrebbe ragione. E che cosa sarebbe migliorato nel mondo a questo punto? Cioè, torturando Chiara Ferragni e la sua famiglia con gli insulti e con l'augurio di finire sotto un ponte. Come si contribuisce esattamente al dibattito pubblico? Però voglio parlare di una cosa: perché la gente si comporta così? Poggiamo un attimo il moralismo sul comodino, non un comodino, sull'asta rotante, e parliamone. Chi va a scrivere sotto i post di Chiara Ferragni e Family fate cacare non necessariamente lo fa per sfogare invidia o frustrazione. Credo che questo mito vada sfatato. C'è chi è veramente convinto di poter salvare il mondo facendo così, della serie: se i brand vedono che tutti insultiamo Chiara Ferragni non la ingaggeranno più, il suo impero crollerà, non potrà più lucrare sui bambini malati, diventerà povera, rimarrà sola perché tutti l'avranno emarginata, comprese le sue sorelle e sua madre. Tutti gli altri influencer avranno paura di fare la stessa fine di Chiara Ferragni e si guarderanno bene dal comportarsi come lei, e così giustizia sarà fatta. Sentimento comprensibile, ma eticamente inattuabile. È come se, esasperando lo scenario, ragazzi, come se un killer uccidesse vostra sorella e quindi dite: adesso vado da chi me l'ha ammazzata e gli faccio fare la stessa fine, così i prossimi che penseranno di ammazzare una ragazza ci penseranno due volte. Sentimento comprensibile, ma eticamente inattuabile, e anche legalmente inattuabile, perché la nostra legislazione proibisce la giustizia privata, altrimenti le prigioni non sarebbero sovraffollate. Quindi, ragazzi, per concludere questo pippone, per favore sforzatevi e dissentite con educazione, perché purtroppo soldi all'associazione contro il cyberbullismo probabilmente non ne sono arrivati, e ci dobbiamo arrangiare da soli dando il buon esempio a lottare contro il cyberbullismo. Vi racconto questa e la chiudo, ragazzi, per davvero, altrimenti sembro l'avvocato del diavolo. Però mi è stato raccontato che in un posto del nord, in un paesino del nord, ogni anno si svolge una festa durante il carnevale che si chiama la Giubiana. Questa festa, mi scrive un utente, consiste nel creare un fantoccio di una sorta di strega vestita di stracci e bruciarla in un grande rogo. Questo fantoccio simboleggia tutto ciò che c'è stato di negativo nell'anno precedente.
e il falò simboleggia una sorta di ripartenza e rinnovamento. Lo sapete già dove stiamo andando a parare? Sì, quest'anno il fantoccio aveva stile, infatti era ispirato a Chiara Ferragni e la sua testa era la testa di un pandoro, gli occhi credo che siano gli occhi del logo di Chiara Ferragni, e insomma sarebbe lei. Giustamente mi scrive quest'utente: vedere un fantoccio bruciare con bambini armati di torce infuocate che esclamano brucia è di per sé inquietante, figuriamoci se questo fantoccio rappresenta una persona vera. A proposito della radioattività di Chiara Ferragni, qualche giorno fa Chiara Ferragni ha fatto uno dei suoi fit check, ovvero ha mostrato nelle stories cosa stesse indossando. Ebbene, in questa storia Chiara aveva taggato un piccolo marchio di abbigliamento. Poche ore dopo questo marchio di abbigliamento si era ritrovato a dover disattivare i commenti perché tempestato da insulti e maledizioni. Ovviamente non solo le sorelle di Chiara Ferragni hanno limitato i commenti, ma anche la stessa Chiara Ferragni ha limitato i commenti. Stavo dimenticando di dirvelo. Praticamente l'unico a non avere limitato i commenti attualmente è Fedez, che agli insulti ci ha abituato. Lui dal Pandoro Gate a oggi ha già perso circa 108.000 followers. Limitare i commenti è una scelta molto dolorosa, perché significa ridurre l'engagement. L'engagement è un termine che si riferisce al livello di coinvolgimento che gli utenti hanno con i contenuti online. Che significa? Tu hai 30 milioni di followers, ok, bellissimo, ma quanto sono coinvolte da te queste persone? Per misurare questo coinvolgimento si misurano alcuni dati, come per esempio il numero dei commenti. Se ti seguono 30 milioni di persone, ma poi sotto ogni foto ci sono solo 10 commenti, è strano. Di solito significa che te li sei comprati i followers. Non vale niente solo il numero di followers se poi hai poche interazioni. Capite che, ragazzi, limitando i commenti Chiara Ferragni sta distruggendo il suo engagement, il che significa che per lei è più conveniente abbassare l'engagement in questo momento che lasciare aperti i commenti. È in una situazione disastrosa. Prima del Pandoro Gate sotto i suoi post trovavamo un minimo di 900 commenti, a oggi invece i suoi post contano al massimo 100 commenti, tutti contenenti cuoricini e commenti di supporto da parte di familiari, amici o fanpage, perché quando hai i commenti limitati, se non sbaglio, solo le persone che ti seguono possono commentare. No, forse addirittura le persone che tu segui. E infatti per il momento l'unica ADV che fa Chiara Ferragni è a se stessa, cioè lei per il momento sponsorizza solo i propri prodotti firmati Chiara Ferragni usando rigorosamente l'hashtag ADV, nonostante non dovrebbe essere necessario visto che è il suo brand. Cioè l'hashtag ADV si mette quando sponsorizzi un prodotto perché l'utente deve capire che sei pagato per dire che quel prodotto ti piace, non la deve scambiare per un'opinione genuina. Ma i prodotti Chiara Ferragni se li fa vedere Chiara Ferragni, però vabbè, meglio prevenire gli errori di comunicazione che curarli. Come vi dicevo prima, il suo brand potrebbe diventare l'unica sua fonte di guadagno, quindi secondo me Chiara Ferragni si reinventerà stilista, cioè si concentrerà molto più su questa attività che su quella di fashion blogger influencer. Vedremo, ragazzi. Per il momento andiamo avanti. Il 10 gennaio 2024 l'ospedale Regina Margherita di Torino rilascia un comunicato con il quale comunica di aver ricevuto la donazione da 1 milione di euro da parte di Chiara Ferragni per il reparto di oncoematologia pediatrica e dice che nei prossimi giorni deciderà in quali apparecchiature tecnologiche investire questi soldi. Fine, direte voi. È finita, è finito tutto. No, perché Chiara Ferragni non la smette di fare scandalo. Da parte sua ci si aspetta un totale voto all'onestà per 5 minuti di fila e invece parcheggia la macchina in divieto. Cioè, la sua auto viene beccata da Striscia la Notizia parcheggiata con le 4 frecce in una zona in cui non si può sostare. Capito? Non esce di casa per un mese e appena esce si fa incocciare con la macchina in divieto. Ma ce la fa? Errore di parcheggio. Chiara Ferragni devolverà 1 milione di euro ai vigili. L'opinione pubblica di fronte a ciò si divide tra
Chi spera nell'ergastolo perché ha parcheggiato male? E chi dice, vabbè dai, ma chi non lo ha fatto almeno una volta nella vita di parcheggiare la macchina male per andare a comprare il pane? Il punto, ragazzi, è che secondo Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia che ha beccato la macchina di Chiara Ferragni messa male, l'auto della Chiarona sarebbe stata ferma non 5 minuti, ma 1 ora e mezza prima che Chiara si palesasse insieme al suo autista, motivo per cui Brumotti consegna loro la merdina, un premio che l'inviato consegna durante i suoi servizi proprio a chi lascia l'auto in posti scomodi, solitamente in quelli riservati ai disabili, ma non era questo il caso. Chiara Ferragni è nell'occhio del ciclone, non le si perdona manco un colpo di tosse senza la mano davanti la bocca, ha perso ormai oltre 200.000 followers, l'impero Ferragni si sta sgretolando, ma Chiara Ferragni pretende di andare avanti con la sua vita e fare finta di niente. Infatti ogni giorno ci delizia con i suoi look giornalieri, il look per uscire, il look per andare a pagare la multa all'antitrust. In una delle sue stories sentiamo le sirene in sottofondo che pare che la stiano andando a prendere. Best friend vero? Not after 10. La cosa è talmente ironica da fare ridere persino lei. Mentre Chiara Ferragni cerca di spegnere le fiamme da cui è avvolta la sua reputazione, arriva Fedez con un accendino e 2 bidoni di benzina. Facciamo un passo indietro. Come vi dicevo all'inizio del video, da un mese i giornalisti si appostano sotto casa dei Ferragnez in attesa di vedere Chiara Ferragni uscire dall'abitazione per intercettarla e strapparle qualche dichiarazione. Addirittura Dessì, inviato di Pomeriggio 5, programma un tempo condotto da Barbara D'Urso che è stata cacciata ultimamente ed è stata sostituita con la conduttrice Mirta Merlino. Insomma, l'inviato di Pomeriggio 5 Dessì, non riuscendo a intercettare Chiara Ferragni, ferma il dog sitter dei Ferragnez mentre porta a spasso la cagnolina Paloma e lo intervista. Tipo, un momento imbarazzante che non produce niente di utile, ovviamente. Ok, una mattina Fedez si sveglia, esce di casa, entra in macchina con la sua assistente Eleonora e si accorge che sotto casa sua ancora ci siano dei giornalisti appostati. E cosa fa Fedez? Fedez sbrocca, ragazzi, pubblica una storia su Instagram in cui riprende il volto di questi giornalisti e sentite cosa dice. Guarda, secondo me fuori da casa di Matteo Messina Denaro c'era meno gente, guarda lì. Oh mio Dio, le priorità dell'informazione italiana. Notare che Fedez nelle stories ride, ridacchia. Guarda lì. Praticamente lui banalizza la gravità delle azioni di sua moglie, no? Poco dopo Fedez pubblicherà un'altra storia e attenzione ragazzi, in queste stories Fedez si rivolgerà direttamente a Mirta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5, il cui inviato gli ha intervistato il cane. Sentite. La Paloma mi è diventata una star, perché Pomeriggio 5 da diversi giorni che mette un giornalista piantonato fuori da casa nostra nella speranza di vedere non so che cosa. Mirta Merlino, devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della solidità degli escrementi di Paloma, oggi Paloma ha fatto la cacca semidura. Però se mandi il tuo inviato domani ti faccio sapere, perché secondo me domani potrebbe far la cacca molle, quindi si prevede uno scoop, Mirta, si prevede uno scoop. Ti tengo aggiornata. Vabbè. Grande, numeri 1, Notate che in sovrimpressione sulle stories Fedez ha scritto: Barbara lo avrebbe fatto meglio però, ci vuole più impegno. Attenzione, Barbara sarebbe Barbara D'Urso, che come vi dicevo è l'ex conduttrice storica di Pomeriggio 5. Considerate che il motivo per cui è stata cacciata è che Pier Silvio Berlusconi, l'amministratore delegato di Mediaset, succeduto al padre Silvio Berlusconi in seguito alla sua dipartita, aveva deciso di ridurre il trash in televisione e aveva cominciato dal cacciare Barbara D'Urso, perché lei è tipo l'apoteosi del trash televisivo italiano. Ora,
Allora, Fedez tanti anni fa aveva addirittura scritto una canzone contro Barbara D'Urso dal titolo Non c'è due senza trash, nel cui testo la dipingeva sostanzialmente come un avvoltoio che lucra ipocritamente sulle tragedie altrui. Vi leggo qualche estratto della canzone di Fedez. Ma buongiorno amici telespettatori e benvenuti a Pomeriggio 5. Cara Barba, eccomi qua, sono Pier Giorgio, il tuo grande fan. Il pomeriggio in tele ho solo voglia di sapere i dettagli della morte di quel carabiniere, di quella che ha abortito 2 gemelli in consultorio, ma non vi conviene fare le dirette in obitorio. In studio hai ospitato dei poveracci che muoiono di fama, ma poi sono arrivati dei poveretti che muoiono di fame, non riescono a pagare le bollette a fine mese. Nel tuo studio ci saranno 400 luci accese. Fedez, autore di questa canzone, ha detto a Mirta Merlino: Barbara D'Urso era meglio di te. Pesante. Ma Mirta Merlino non ci sta e risponde a Fedez. Intanto pubblica subito questo tweet in cui scrive: voglio dire a Fedez che se fai notizia per tutta la vita i mass media ti servono molto quando le cose vanno bene, devi sapere che i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte, e il fatto che tua moglie sia indagata per truffa aggravata, ebbene sì, è una notizia. Mirta Merlino ribadirà lo stesso concetto durante la successiva puntata di Pomeriggio 5. Allora, qual è il problema? Lo voglio dire a Fedez con tutto il rispetto enorme che porto per lui, che quando tu fai notizia per tutta la vita e quando i mass media ti servono molto, quando le cose vanno bene, purtroppo i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. Quindi oggi sì, devo dirti la verità, è una notizia che Chiara Ferragni abbia avuto è stata indagata per truffa aggravata, è una grande notizia in un paese, perché Chiara Ferragni è una potenza sia dal punto di vista delle opinioni che dal punto di vista del budget. Ne parliamo di un impero da 40 milioni di euro. Quindi ciò che dice Mirta è spiegato in altre parole: Fedez, ricordati che i media vi hanno fatto comodo quando hanno trasmesso le immagini del vostro Ambrogino d'oro, vi hanno fatto comodo quando hanno promosso le vostre operazioni benefiche, anche allora l'Italia aveva altre priorità rispetto a voi, eppure abbiamo comunque parlato di voi e voi non ve ne siete lamentati, non vi siete lamentati della copertura mediatica perché era positiva nei vostri confronti, ma i media non sono al vostro servizio, e se tua moglie è indagata addirittura per truffa aggravata, noi media parliamo e come di lei. Ma Fedez vuole avere l'ultima parola e risponde a Mirta Merlino con queste nuove stories. Ovviamente invece di rispondere sul punto, parlando per esempio del diritto alla privacy, per cui non è giusto che i giornalisti si appostino sotto casa loro, cioè invece di rispondere con argomentazioni del genere, Fedez cambia discorso, la sua tattica preferita. Insomma, Fedez dice a Mirta in queste stories: e allora l'ex deputato Pozzolo? Di lui parlate? Siete stati sotto casa dell'ex deputato Pozzolo? Sentite. Ciao Mirta, ti rispondo anch'io con grande rispetto perché tu sei cavaliere della Repubblica Italiana per il tuo grande impegno giornalistico e per me sei liberissima di venire sotto casa mia, per l'amor di Dio, come io sono liberissimo di ridere delle priorità dell'informazione italiana in questo momento, che vertono solo in direzione di Chiara Ferragni. Ma ci tenevo a farti una domanda, visto che ti reputo una grande giornalista. Così come tu vieni sotto casa mia e l'unica cosa che puoi trovare purtroppo sotto casa mia è il mio cane che fa la cacca, e anzi io ti invito a venire anche domani così controlliamo come fa la cacca Paloma. Ma sei stata per caso sotto casa dell'ex deputato Pozzolo, cacciato dal suo stesso governo per aver sparato e aver utilizzato l'immunità parlamentare per non fare il test della polvere da sparo? Perché lì magari cacche di cane non ne trovavi, ma qualche bossolo potevi trovarlo. Le priorità dell'informazione. Quindi ragazzi, traducendo il messaggio lanciato da Fedez, invece di venire a cercare il gossip sotto casa mia, fate indagini giornalistiche serie andando a cercare se sotto casa del deputato Pozzolo trovate polvere da sparo. Sì, comunque sono i paparazzi Fedez, non il RIS di Parma. Ma attenzione, la risposta di Fedez non finisce qui. Infatti il cantante risponde a Mirta Merlino anche su un altro punto, ovvero risponde all'affermazione in base alla quale voi dovete accettare che i media parlino male di voi perché siete diventati famosi grazie ai media. Sentite cosa risponde Fedez in merito. Tra l'altro non credo neanche che Mirta Merlino abbia mai detto una cosa del genere.
e quando tu fai notizia per tutta la vita e quando i mass media ti servono molto, quando le cose vanno bene, purtroppo i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. Vabbè, sentite cosa risponde Fedez in merito. Poi Mirta, onestamente a me questa retorica del siete diventati famosi tramite i mass media è un po' una mezza cazzata in realtà, perché siamo diventati famosi con il nostro ditino e il nostro telefonino noi. E io credo che parte del fastidio che vi diamo a voi è proprio questo, ma avremo modo di approfondire questo tema. Ci sarà tempo. Ci vediamo domani. Cacca di Paloma, mi porto un caffettino giù. Mirta Merlino a sua volta risponde di nuovo a Fedez in trasmissione. Nessuno vuole lasciare all'altro l'ultima parola. Cito testualmente Mirta Merlino. Dopo la nostra puntata, Fedez ha condiviso storie in cui usava dei toni accusatori nei nostri confronti. C'è stata una reazione di grande insofferenza. Lo trovo comprensibile dal punto di vista umano. Non è un momento facile per lui e per sua moglie, però dobbiamo ripartire dai fatti. Sua moglie, Chiara Ferragni, una nota imprenditrice, è stata indagata per truffa e penso sia nostro dovere parlarne. Personalmente mi auguro che lei possa dimostrare la sua estraneità ai fatti, ma rimane nostro dovere informare sulle questioni che dal punto di vista sociale, economico e, mi viene da dire, giudiziario, sono di non poca importanza. Il dramma tra Fedez e Mirta Merlino si conclude così. Però notare che Mirta Merlino si è guardata bene dal rispondere sul punto principale della questione. Infatti avrei apprezzato tanto se Mirta Merlino avesse aggiunto qualcosa tipo: attenzione, è vero, abbiamo esagerato, invece di inviare i giornalisti sotto casa dei Ferragnez, da questo momento in poi ci impegneremo a inviarli direttamente in procura per raccogliere informazioni, così tuteliamo la loro privacy e la privacy del loro cane. Se la sarebbe portata di lusso Mirta Merlino, così non avrebbe dato a Fedez neanche uno spiraglio di ragione, e invece uno spiraglio di ragione Fedez ce l'ha. Perché, Fedez si è indignato perché aveva i giornalisti appostati sotto casa, perché gli hanno fermato il dog sitter, e questo atteggiamento morboso dei giornalisti è indubbiamente una merdaccia, ma più che altro perché è inutile. Al pubblico interessa discutere delle accuse di truffa aggravata verso Chiara Ferragni, guardarle il portone di casa e pedinare il dog sitter. Perché? Mi pare solo una curiosità voyeuristica. Vediamo quante volte esce di casa Chiara Ferragni, chiediamole come sta, vediamo se sembra allegra o triste, controlliamo se Paloma è stressata dalla situazione. Questa non è informazione di qualità, questo è sensazionalismo, non serve a niente, non insegna niente, non informa su niente che sia utile al dibattito, niente che scateni una vera riflessione. Pier Silvio, redarguisci, questo è trash! Sapete chi ha a cuore la privacy? Non i giornalisti che si appostano sotto casa dei Ferragnez, ma lo sponsor di questo video, NordVPN! NordVPN impedisce ai cybercriminali di intercettare i vostri dati, le vostre password, la vostra cronologia, i vostri più oscuri segreti, perché so che ne avete tanti. Praticamente dovete sapere che ogni volta che fate qualcosa online, dal postare un selfie a inviare un'email, inviate dati che possono essere intercettati da hacker malintenzionati. In pratica ci sono questi dati che escono dal vostro PC e viaggiano nell'aria come spettri. Chiunque sapesse farlo potrebbe acchiappare questi dati e leggerli, impossessarsene, usarli. Ecco perché può essere particolarmente pericoloso, per esempio, collegarsi al wifi del bar, alle reti pubbliche, al wifi dell'università, perché i vostri dati viaggiano su ste reti pubbliche e possono essere intercettati più facilmente da qualcuno che sta a smanettare. Che volete? Io sono a casa mia. Qui entra in gioco NordVPN, che fa un incantesimo di protezione e rende questi dati viaggiatori indecifrabili per chiunque li intercetti. Gli hacker troveranno solo geroglifici e un dito medio che escono dal vostro computer, ma la magia di NordVPN, ragazzi, non si ferma alla protezione dei dati. NordVPN ha anche il potere di teletrasportarvi digitalmente in un altro paese. Vi potrebbe capitare di volere vedere un video qui su YouTube, aprirlo e scoprire che disgraziatamente è stato bloccato nel vostro paese. Per vederlo non dovete trovarvi in questo paese, potrebbe essere un po' scomodo fare il passaporto, prendere l'aereo, cambiare paese per vedere un video su YouTube. Vedi? Che c'è? Che succede? Sto andando a vedere
video su YouTube. Ebbene, NordVPN vi permette di superare questo limite, vi permette di convincere il vostro computer che in realtà non vi troviate in questo paese, ma da un'altra parte, in un altro paese a vostra scelta. Come? Aprite la mappa di NordVPN, cliccate sulla mappa un altro paese, per esempio la Francia, e tu voilà, messer computer in France, voulez-vous una fetta di Pandoro avec moi? E ora è il momento dell'offerta, anzi ragazzi è il momento del regalo di compleanno, perché è il compleanno di NordVPN, benvenuti alla festa! Ed è NordVPN che fa il regalo a noi. Chi l'avrebbe detto? Nella descrizione troverete un link. Attraverso questo link andate ad acquistare uno dei piani biennali, perché acquistando uno dei piani biennali riceverete in regalo 4 mesi in più di NordVPN. E non finisce qui, perché riceverete anche un altro regalino se vi fate uno dei piani biennali di NordVPN passando attraverso il mio link, cioè riceverete un coupon per regalare a chiunque vogliate voi 3 mesi di abbonamento a NordVPN. 3. Potete regalare il coupon a un vostro amico che scrocca abitualmente il wifi all'università rischiando di farsi hackerare la vita, oppure potete regalarlo a vostra nonna per farle guardare le telenovelas latinoamericane disponibili solo in Argentina. NordVPNatevi e NordVPNate pure i vostri amici. Buon compleanno NordVPN! Mentre Chiara Ferragni è travolta dallo scandalo, siamo tutti pieni di dubbi. Verrà condannata per truffa aggravata o finirà a tarallucci e vino? Quale sarà la sua prossima mossa? Farà un video di scuse con l'ukulele? Il futuro è incerto, ma di una cosa siamo tutti sicuri: Fedez farà una minchiata. La domanda non è se succederà, ma quando. È il 15 gennaio 2024 quando la fa. La location in cui la fa è il suo podcast Muschio Selvaggio, ma prima di parlarne ragazzi dobbiamo contestualizzare. Quindi, di nuovo, torniamo indietro nel tempo. Torniamo al 2 dicembre 2023, ovvero circa 2 settimane prima che il Pandoro con lo zucchero a velo rosa diventasse il nemico pubblico numero 1. Il 2 dicembre 2023 si svolge la partita Milan-Frosinone. In questo periodo Fedez, insieme al rapper Lazza, ha lanciato la sua bibita Bohem, una bevanda gasata e leggermente alcolica che ha ottenuto il ruolo di sponsor del Milan. È per questo motivo che il 2 dicembre 2023 vediamo Fedez allo stadio accompagnato dalla sua famiglia, Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria. Prima dell'inizio della partita diversi bambini indossano le magliette delle loro squadre del cuore e accompagnano in campo i calciatori. Tra di loro c'è proprio Leone Lucia Ferragni, il figlio di Fedez e Chiara, che accompagna il giocatore del Milan Theo Hernandez. È un momento che rappresenta un sogno che si avvera per lui. Mai avrebbe immaginato che un giorno Leone lo avrebbe accompagnato in campo. Durante questo momento qualcuno scatta una foto al piccolo Leone e a Theo Hernandez e questa foto diventa virale. Ora, idealmente i bambini che corrono in campo, che scendono in campo con i calciatori, dovrebbero essere un simbolo di innocenza, l'innocenza sul terreno di gioco. Dovrebbero promuovere il rispetto reciproco tra le due squadre, la pace prima dell'inizio della competizione. E invece finisce a schifio. Proprio questa foto di Leone e Theo Hernandez fa venire fuori il lato più oscuro delle tifoserie, ragazzi. Infatti, un utente condivide la foto di Leone e Theo Hernandez e scrive su X, l'ex Twitter: avete un solo proiettile, chi colpite? Ovviamente arriva a Fedez e Fedez decide di reagire scrivendo su X, l'ex Twitter: domani mattina alla polizia postale, poi ti presento il mio avvocato e se hai il coraggio mettici la faccia da subito, coniglio. L'utente a questo punto disattiva il profilo. Poco dopo Fedez pubblica delle stories su Instagram in cui sbrocca. Sentite. Sono perfettamente cosciente che c'è questo giro di tifosi su Twitter che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas, ad augurarmi la morte. E questo continuate pure a farlo perché non me ne frega un c***o, giustamente. Però nel momento in cui toccate i miei figli, allora lì avete un problema, ragazzi. E avete un problema bello grande. Però ve ne accorgerete, non vi preoccupate. Poi vi posterò nome e cognome di questa persona e di tutti gli altri che hanno risposto, che hanno
Sarebbero mio figlio, va bene? Qualche giorno dopo Fedez confermerà pubblicamente nelle storie Instagram di avere denunciato il coniglio, esibendo il documento della denuncia e scrivendo: una promessa è una promessa. Ma la crociata di Fedez è solo all'inizio. È a questo punto che un utente noto come @SiriusToBeRama scrive su X, l'ex Twitter: auguro a Leone Lucia Ferragni di beccare un tumore al polmone destro. Leone ha attualmente 5 anni, ragazzi, non che sia un augurio decente da fare a un quarantenne, però è ancora più violento rivolgere queste parole a un bambino così piccolo che non si può difendere ed è così innocente da non essere neanche consapevole di cosa sia esattamente un tumore. Fedez al che risponde a questo utente: ciao SiriusToBeRama, saresti così coraggioso da dirmi il tuo nome e cognome o continuiamo a fare i codardi da dietro uno schermo? Io mi assumo le responsabilità di tutto ciò che dico e faccio, vuoi fare lo stesso? Fammi sapere. Al che l'account gli risponde: Marco Violi da Roma, San Basilio. Ovviamente è un'identità falsa, manco a dirvelo, ragazzi. Marco Violi è un giornalista sportivo tifoso della Roma e direttore del blog romagiallorossa.it. Quindi, capito, siccome tifa Roma, allora SiriusToBeRama, che tifa un'altra squadra, lo tira in mezzo così per dispetto. Ora si capisce perché se la prendo con Leone, finalmente un coetaneo. E infatti il giornalista Marco Violi da Roma commenterà la cosa così: tirato in ballo inconsapevolmente, mi metto a disposizione di Federico per identificare l'impostore. A questo punto Fedez scrive su Instagram: vi giuro su quello che ho di più caro che scoprirò chi siete, conigli infami. Seguono stories in cui Fedez sbrocca. Sentite. Amici del Twitter Calcio, lo so che voi vi state crogiolando dicendo: oh, ho augurato un tumore a un bambino di 5 anni, non mi possono fare niente perché non costituisce reato. Ma tranquilli, a me mi interessa solo sapere chi siete, il vostro nome e cognome. Perché sapete, è inutile che andate a riprendere i miei tweet di quando avevo 20 anni, di quello che scrivevo, perché ho sempre messo la faccia in quello che dicevo. Voi sapete chi sono io, sapete anche dove abito, sapete tutto di me. Io non mi nascondo dietro un nickname falso, dietro un nome falso. Io mi assumo le responsabilità di quello che faccio. Voi no, ed è giunta l'ora che diventi così anche per voi. Credete che non ci riesca? Ma io ve lo giuro sulle cose che ho più care nella mia vita. Vi spacco il culo, ragazzi, non avete idea. Ve lo spacco quel culo di merda, conigli infami che non siete altro. A presto. E voi pensate che io non riuscirò a sapere chi siete? Pensate che... No, ragazzi, non funziona così. Ma vogliamo accelerare le cose? A me non mi interessa di denunciarmi, a me la denuncia mi serve solo per sapere chi siete. Ditemelo voi, incontratemi per sapete dove abito, venite sotto casa mia e venite ad augurare la morte a mio figlio. Mi vedete allo stadio? Augurate un cancro a mio figlio, volete sparare a mio figlio? Ditemelo in faccia. Fate le cose da uomini quali siete. Ok? Visto che io sono un infame che vi ha denunciato, accorciamo i tempi, venite sotto casa mia. Quando mi vedete ditemelo. Abbiate i coglioni. Io sono qua. Per Fedez è importante che questi haters vengano riconosciuti, che si prendano la responsabilità di ciò che dicono, che vengano denunciati e che vengano sputtanati. Dall'inizio delle sue indagini passa un mese e arriviamo così a oggi, o meglio ragazzi, arriviamo a lunedì 15 gennaio 2024, quando a Muschio Selvaggio Fedez fa la minchiata. Farò abuso di potere, ma te lo dico perché se tocchi i miei figli io ti devasto. Farò qualcosa di illegale, non me ne frega un cazzo. Siamo in pieno clima Pandorogate, perché questo è il momento in cui sua moglie Chiara Ferragni si pressappoco torna sui social, anche se limitando i commenti. Insomma, Chiara si deve difendere, si accinge a difendersi dalle accuse di truffa aggravata, quindi è un momento in cui sarebbe bene mantenere un profilo basso. Che succede? Allora, innanzitutto cos'è Muschio Selvaggio? Per chi non avesse visto il video sulla crisi di Muschio Selvaggio è il podcast condotto da Fedez e Mr. Marra. Ebbene, durante questo episodio di Muschio Selvaggio Fedez dice: ci sono riuscito, ho identificato uno di questi utenti e sappiate che il codardo si è offerto di chiedermi scusa con una lettera in forma anonima. A me non basta, io voglio sapere il tuo nome, voglio un video di scusa
scuse in cui mi parli del tuo errore di comunicazione e possibilmente in cui sei in ginocchio, o così o niente. E dice Fedez: ma tanto io ormai lo so chi è questa persona, sono risalita al profilo di questa persona, altro che anonimo un cavolo, questa persona sui social si fa chiamare Davidone e Davidone ce l'ha con me. Infatti quando è morta la mia cagnolina, dice Fedez, questo Davidone aveva scritto di esserne contento. Ora ragazzi, dopo che Leone era stato preso di mira, dopo le polemiche in cui Fedez aveva detto: ah, voi haters dovete metterci la faccia quando augurate la morte, questo Davidone aveva postato questo tweet. Come vedete c'è la foto di un uomo e aveva scritto sopra questa foto: eccomi, ci metto la faccia così posso finalmente dire, assumendomi le mie responsabilità, che godo per il problemino al pancreas di Fedez. Per chi non lo sapesse, Fedez è stato operato per un tumore al pancreas. A questo ragazzi, sempre durante la puntata di Muschio Selvaggio, Fedez dice: visto, adesso abbiamo la faccia di Davidone, perché ha messo questo tweet in cui ha detto: ci metto la faccia per dire che sono contento, che godo per il problemino al pancreas di Fedez. Al che ragazzi, a questo punto, durante la puntata di Muschio Selvaggio, Fedez prende e mostra la foto usata da Davidone per identificarsi, dicendo: Davidone, questa è la tua faccia da cazzo. Davidone, sai cosa mi manca oltre alla tua faccia da cazzo? Il tuo nome e il tuo cognome, amico mio. Quando avrai i coglioni di fare il tuo nome e il tuo cognome, avrai i coglioni, esattamente, sarai un uomo, potrai identificarti come uomo. Ma a questo punto un certo Vazza scrive su Twitter, anzi scrive su X, l'ex Twitter: mi sa che abbiamo un problema, ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la sua faccia da cazzo, ma la mia. Ebbene sì ragazzi, Davidone si è identificato utilizzando una foto che in realtà non gli apparteneva, perché la persona nella foto era Vazza, un noto tifoso dell'Inter, molto attivo sui social media. Il suo volto è ben conosciuto online perché pubblica spesso video, presumo per commentare le partite. Non lo so. Quindi Davidone ha rubato l'immagine di Vazza, errore di identificazione. Questo comportamento rischia innanzitutto di mettere nei guai Davidone, perché comunque oltre ad aver scritto delle oscenità contro Fedez ha anche rubato l'identità a Vazza. Ma da parte sua Fedez pure rischia i guai, perché non ha minimamente verificato se la foto utilizzata da Davidone fosse effettivamente sua prima di condannare questa faccia alla gogna e scatenargli contro l'ira dell'1,17 milioni di iscritti del canale Muschio Selvaggio. Nel giro di poche ore dalla pubblicazione di questo video del peccato, Fedez viene avvisato dell'errore e immediatamente censura la faccia di Vazza mostrata nel video, una cosa che YouTube permette di fare anche dopo la pubblicazione. Ma il video a questo punto ha già superato le 50.000 visualizzazioni, pertanto Vazza in persona, quello vero, lascia questo commento sotto il video di Muschio Selvaggio, commento in cui scrive: salve, avete pubblicato la mia faccia mettendomi alla pubblica gogna, non verificando che non fossi io l'utente di Twitter. Dopo 50.000 visualizzazioni avete oscurato. Come la mettiamo? Immagino Fedez con la tuta del pentimento che dice in un video: mi sono reso conto di aver commesso un errore di comunicazione, devolverò 1 milione di euro all'Inter. Non contento, Vazza pubblica pure un video a questo punto, un video molto sarcastico in cui si compiace del danno causatogli da Fedez, perché già si immagina di incassare un gran risarcimento. E infatti ragazzi, se Vazza denunciasse Fedez, le probabilità che che Vazza perda la causa sarebbero a dir poco basse, perché quello che ha fatto Fedez mostrando il volto di
Davidone, sarebbe stato cioè sarebbe stato al limite della legalità anche se fosse stato davvero lui, perché comunque ci si sarebbe potuto vedere un po' di incitazione all'odio. Figuriamoci averlo scambiato con un'altra persona, con Vazza, una persona innocente che si stava facendo i fatti propri. Vi faccio vedere il video di Vazza. Ragazzi, è uno dei giorni più produttivi della mia vita. Sono ricco, dove c'è sta bella crapa pelata, ci saranno dei bei capelli lunghi fin qua. Prossimo anno, abbonamento al Primo Rosso, grazie a Fedez che non verifica le fonti, che mi mette la pubblica gogna. Io adesso avrò paura a uscire di casa, perché chiunque mi può incrociare suggerito dal buon Fedez potrebbe farmi del male. È una situazione brutta, quindi non so come si può risolvere questa cosa qua. Mi spiace. Ora ragazzi, Vazza, nonostante continui a sostenere di essere stato messo alla gogna da Fedez, ha un'espressione beffarda che trasmette un messaggio diverso, cioè lui non mi sembra veramente afflitto dalla situazione, mi sembra che piuttosto desideri ardemente che Fedez paghi per quello che ha fatto, perché gli è antipatico, anche perché Vazza tifa Inter e Fedez invece tifa il Milan, tanto basta per volerlo in culo. Però ragazzi, bisogna dire una cosa, mi è giunta voce che dove vive Vazza lo conoscano tutti scritto in caps lock. Quindi il disagio c'è nell'essere preso per un cyberbullo che gode per i tumori delle persone. Comunque ragazzi, indipendentemente da come Vazza se la stia vivendo intimamente la situazione, secondo me è giusto che, cioè, sarebbe una buona cosa se agisse per vie legali, ma per principio, perché, cioè, immaginate ora che Fedez si svegli e mostri la vostra foto a Muschio Selvaggio dicendo, ecco, questa è la persona che mi augura un tumore. Cosa volete che accada nelle prossime ore? Ovviamente una massa di milioni di persone verrà ad augurarvi altrettanto, cioè verrà ad augurarvi tutte le malattie terminali in ordine alfabetico. Ecco, prima di compiere un'azione che potrebbe avere queste conseguenze leggermente catastrofiche sulla vita di una persona, si dovrebbe come minimo verificare l'identità della persona mostrata, se non altro perché siamo ancora scottati da una tragedia che è avvenuta praticamente l'altro ieri, che dovrebbe averci insegnato qualcosa in teoria. Cioè di recente una ristoratrice si è tolta la vita apparentemente a causa di una gogna mediatica generata da una cosa piccola, cioè generata da una recensione abilista e omofoba al suo ristorante, di cui cioè Selvaggia Lucarelli aveva messo in dubbio la veridicità, cioè era stato avanzato il dubbio che tale recensione la ristoratrice se la fosse scritta da sola o che comunque fosse un fotomontaggio. Insomma, era bastato avanzare questo sospetto per farla diventare bersaglio di odio online, e pochi giorni dopo la ristoratrice è stata trovata morta vicino a un fiume, probabilmente. Un evento troppo recente per non riflettere attentamente sulla responsabilità di mettere in mezzo agli scandali persone che non sono celebrità, persone che non sono personaggi pubblici e che non lavorano sui social, perché non tutti hanno gli strumenti per comprendere le dinamiche di una shitstorm e non tutti sono in grado di sopportarne le conseguenze. Ma tutto questo dramma, ragazzi, cosa ci sta facendo fare? Ci sta distraendo da Chiara Ferragni, fateci caso ragazzi, sarà già un quarto d'ora che non parliamo delle sue beneficenze, che sia stato fatto apposta, che Fedez abbia orchestrato un piccolo scandalo per dare un po' di respiro alla moglie portando l'attenzione lontana da lei per 10 minuti, è possibile, perché creare uno scandalo per coprirne un altro è una tattica vecchia come il cucco. Boris Johnson, avete presente Boris Johnson, ex primo ministro britannico? Ecco, lui inaspettatamente ha dato il nome a questa strategia, che in seguito a un suo articolo su The Telegraph è stata denominata dead cutting, la strategia del gatto morto. Perché questo nome? Immaginiamo di essere tutti seduti a un tavolo a discutere delle tue colpe. Improvvisamente entri e lanci un gatto morto sul tavolo. A quel punto tutti urleranno: ah, c'è un gatto morto sul tavolo!
tavolo e si inizierà a parlare del gatto morto. Ma da dove viene questo gatto morto? Com'è morto? Aveva un nome? Dovremmo dire 2 parole? E così tutti parleranno del gatto morto, ovvero la cosa di cui tu vuoi che parlino, e non parleranno della questione di cui tu non vuoi che parlino. Ora ragazzi, io ho avuto il sospetto che negli ultimi giorni Chiara e Fedez abbiano lanciato un gatto morto sul tavolo, e cioè che abbiano seminato piccoli indizi su una loro crisi matrimoniale, così da fomentare la curiosità e spostare l'attenzione verso un altro argomento. Badare bene, però nessuno dei due ha detto apertamente stiamo per divorziare, però diciamo che si comportano in modo sospetto e prevedo che il mistero presto farà impazzire le masse. Di cosa sto parlando? La crisi dei Ferragnez. Tutto comincia quando Chiara Ferragni torna a casa con la maxi multa da 1 milione di euro. Secondo voci di corridoio, Fedez avrebbe subito spinto la moglie a licenziare i responsabili, o meglio gli irresponsabili del suo team. In particolare uno che a Fedez starebbe sul culo, detto senza giri di parole: Fabio Maria D'Amato, manager di Chiara Ferragni, quello che Chiara definisce il suo braccio destro e anche il sinistro. Fabio è tra i produttori di Unposted, il documentario sulla vita di Chiara Ferragni, e della mente dietro ai tanto discussi look di Chiara Ferragni durante il Festival di Sanremo 2023. Ma Fabio è anche un caro amico di Chiara. Ebbene, girano voci in base alle quali Fedez già da tempo non fosse in buoni rapporti con Fabio Maria D'Amato. Pare che i due, per motivi personali, non andassero tanto d'accordo. Non faccio fatica a credere che Fedez possa avere litigato con il manager di Chiara Ferragni, non mi pare strano. Il punto è che Fedez, secondo le voci di corridoio, vorrebbe cogliere la palla al balzo adesso per licenziare Fabio Maria D'Amato. Cioè, per lui questa è l'occasione d'oro, anzi è l'occasione Pandoro. Che tutto ciò sia vero oppure no, una certezza ce l'abbiamo. Sappiamo che ad oggi anche Fabio Maria D'Amato è entrato nel club degli indagati per truffa aggravata. Anche lui è indagato. Ora, ci sono indizi in base ai quali Chiara Ferragni starebbe prendendo le distanze da Fabio. Mi avete infatti fatto notare questa cosa. Sotto una foto postata su Instagram da Chiara Ferragni negli ultimi giorni, praticamente lei ha messo like a tutti i commenti a tappeto, tranne a uno, il commento di Fabio Maria D'Amato. Che Fabio diventi il capro espiatorio del Pandoro Gate, chi può dirlo? Solo il tempo risponderà a questa domanda. Ma nuove voci di crisi tra i Ferragnez circolano non appena Fedez si scaglia contro Mirta Merlino. Infatti, subito dopo quel dissing, Selvaggia Lucarelli aveva pubblicato questa storia. In questo momento pare che dalla parte Ferragni e dei suoi legali ci sia molta irritazione per le storie scomposte del marito su Merlino e i giornalisti. Questo avrebbe creato una frizione grossa tra i due. Vabbè, dai, vuoi vedere che Chiara Ferragni ha fatto pubblicità ingannevole a oltranza e ora lo stronzo è Fedez perché ha fatto Fedez? E prosegue Selvaggia Lucarelli: che sia vero o no, se in questo momento non c'è una strategia condivisa, sono i Ferragnez nel bene e nel male, la vedo dura a resistere alla tempesta. Sempre che, aggiungo io, non sia proprio questa la strategia condivisa. A questo punto gira voce che Chiara Ferragni sia stata avvistata nello studio di un noto avvocato divorzista di Milano, e quando dico noto intendo noto a noi. Parlo infatti di Anna Maria Bernardini De Pace, che ormai possiamo elevare alla Laura Wasser d'Italia. Quando si tratta di scandali lei c'è. Ma non finisce qui, ragazzi. Chiara Ferragni a questo punto se ne va in vacanza a Courmayeur, in Valle d'Aosta, con le sorelle, la madre e i figli, mentre Fedez rimane a Milano. La notizia della crisi a questo punto si fa seria, tanto seria da diventare un articolo di giornale su Fanpage, che pubblica questo titolo su Instagram: Chiara Ferragni e Fedez in crisi, il patrimonio, la fuga dei brand e la fiducia minata dei followers. Fedez in persona però, ragazzi, commenta sotto questo post: mamma mia quante che scrivete. Dopodiché i due, Chiara Ferragni e Fedez, postano nelle stories questa foto. Ma
Nei giorni seguenti la situazione si fa sempre più sospetta. Fedez pubblica stories senza Chiara, Chiara pubblica stories senza Fede. È sempre da sola, questa stories d'amore sembra giunta al termine. Ma non solo, ragazzi, i due, Chiara e Fedez, sembrano anche non trovarsi negli stessi posti in giorni importanti, come il 4 febbraio. Il 4 febbraio il papà di Fedez fa il compleanno, compie 64 anni. Nelle foto della piccola festa di famiglia però non c'è traccia di Chiara Ferragni e non c'è traccia neanche dei nipotini Leone e Vittoria. Come vedete ci sono gli altri nipotini, ma non i figli di Chiara e Fedez. E dove sono? A Portofino, insieme alla mamma Chiara, che ancora una volta è con la madre e con le sorelle. 4 giorni dopo Fedez vola a Miami per lavoro insieme all'assistente Eleonora e Chiara Ferragni rimane a Milano coi figli. Tra l'altro, tra tutte le voci di crisi che ci sono state, a un certo punto io ho detto a Filippo: guarda, fino a quando non lo dice Dagospia che stanno divorziando, non ci credo, perché Dagospia non sarà questa fonte attendibile, però quando si tratta di divorzi non si capisce come e ci azzecca sempre. Quando Totti e Ilari stavano divorziando, chi lo aveva detto? Dagospia, smentito da Totti, ma poi si è scoperto essere tutto vero. Quando Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli stavano divorziando, chi lo ha detto per primo? Dagospia, notizia smentita dalla coppia in un primo momento, poco dopo confermata da loro stessi in un'intervista ufficiale. E quindi questo è l'articolo bomba di Dagospia. Secondo l'articolo, Fedez e Chiara sarebbero in pausa di riflessione. Fedez sarebbe arrabbiato con lei per non avere saputo gestire gli affari, creando un inutile sconquasso. La sua frustrazione, la frustrazione di Fedez, deriverebbe anche dal fatto che il guaio combinato da Chiara si stia riflettendo anche sul suo portafogli, sul portafogli di Fedez, perché gli sponsor stanno posando pure lui. Sempre secondo Dagospia, Fedez avrebbe un piano. Infatti si sarebbe recato negli ultimi giorni direttamente da Andrea Gianbruno, l'ex di Giorgia Meloni, cacciato da Mediaset e lasciato da Giorgia Meloni dopo la divulgazione di orripilanti fuori onda in cui lui si comportava in modo molesto con le colleghe. Ma perché non ti ho conosciuta prima? Fedez si sarebbe recato da Gianbruno perché? Per invitarlo come ospite a Muschio Selvaggio. Il suo piano sarebbe quello di sollevare qualche nuova polemica, sfruttando questo personaggio estremamente controverso per distogliere l'attenzione dallo scandalo del Pandoro che ormai ha investito anche lui e la sua reputazione. Il suo piano quindi sarebbe lanciare un gatto morto sul tavolo e questo gatto morto sarebbe Andrea Gianbruno. Fino ad ora però sono tutte ipotesi, voci di corridoio. Ciò che è interessante è il modo in cui ci stiamo concentrando sul divorzio, distraendoci dallo scandalo Chiara Ferragni. Cioè, se è una strategia, notate quanto funziona, ragazzi. Aggiornamento dell'ultima ora: Fedez ha pubblicato questa storia in cui inquadra Chiara mentre gioca con la figlia e inoltre entrambi hanno pubblicato stories, ognuno sul proprio profilo, in cui i loro figli giocano alla PlayStation. Questa è la storia di Chiara, questa è la storia di Fedez. Ciò significa che sono insieme nello stesso momento. Questo idillio domestico smentisce per il momento le voci sul divorzio, ragazzi, quindi cioè o la lite è passata o c'è stata una lite ed è passata, oppure i due hanno semplicemente evitato di postare insieme per non inquinare anche Fedez, visto che Chiara è radioattiva in questo momento e Fedez si deve preservare perché uno dei due il pane a casa dovrà pur portarlo e questo qualcuno momentaneamente sarà Fedez. Ma mi sa che è arrivato il momento per i Ferragnez di tornare alla normalità, di tornare al loro reality show quotidiano. Chissà perché, però mi aspetto che torneranno di nuovo a breve le voci di crisi. Mi aspettavo giusto. Chiara ieri ha postato su Instagram questa foto della sua mano sinistra senza la Fede. Praticamente Chiara si è tolta la Fedez, un indizio molto discreto, non voleva assolutamente farcelo sapere. Non contenta, poco dopo ha preso e ha tolto Fedez
Fedez dalla sua fotoprofilo, cioè prima era tutta la famiglia al completo nella sua fotoprofilo, quindi c'erano mamma, papà e i 2 figli, adesso è solo lei con i figli. Anche questo è un movimento molto prudente da fare sui social, no? Proprio tipico di chi non vuol far capire, guarda caso in un momento in cui tutti stanno vociferando della loro presunta crisi. E ovviamente se è una strategia funziona, perché sempre più persone chiacchierano della presunta crisi dei Ferragnez. Ben presto tantissima gente andrà alla spasmodica ricerca di nuovi indizi, tutta l'attenzione mediatica si concentrerà sul mistero del presunto divorzio. Se verrà smentito, bene per loro, perché ci sarà materiale per una nuova stagione di De Ferragnez, come è successo con la crisi matrimoniale dopo Sanremo 2023. Se invece verrà confermato, il Pandoro Gate sarà ormai un lontano ricordo, ma chi ne parlerà più? Cioè si parlerà del divorzio dei Ferragnez, non si parlerà d'altro, ragazzi. Cioè immaginate che copertura mediatica potrebbe avere una notizia del genere. Fedez e Chiara Ferragni si lasciano, potrebbero persino venir fuori dei retroscena alla Ilary Blasi, alla Belen Rodriguez, e quindi da questa situazione Chiara Ferragni, chissà, potrebbe persino uscirne da vittima. Un capolavoro di gatto morto. Nell'attesa noi continuiamo a parlare del Pandoro Gate, non ci faremo convincere a cambiare discorso, perché a questo punto succede qualcosa di inaspettato. Il Pandoro inaspettatamente rivoluziona il mondo. Stretta sugli influencer dopo la bufera Ferragni. L'Agcom, ovvero il garante della comunicazione, stabilisce delle nuove linee guida per gli influencer e per chi fa pubblicità online sui social. Si tratta di qualcosa di ancora molto vago, considerate infatti che tra queste linee guida c'è tipo dobbiamo avviare un tavolo tecnico per stilare un vero e proprio codice di condotta che definisca le misure alle quali gli influencer si dovranno attenere. Cioè, in altre parole, tra le linee guida c'è, ne riparliamo un'altra volta delle linee guida, però ci sono anche effettivamente delle nuove linee guida. Poche, ma ci sono. Quali sono? Allora, l'influencer quando pubblicizza un prodotto lo deve dire, cioè l'influencer è tenuto a palesare la natura pubblicitaria del suo contenuto usando le etichette. Per esempio, bisogna usare l'hashtag ADV se la pubblicità è fatta dietro pagamento, cioè se l'azienda sta pagando l'influencer per dire questo prodotto è fantastico, funziona bene, oppure bisogna utilizzare l'hashtag gifted nel caso in cui il prodotto sia stato ricevuto gratuitamente, però ho il dubbio che questa cosa non sia proprio obbligatoria. Insomma, quello che è importante è che bisogna palesare in qualche modo che sei stato pagato per dire che quel prodotto ti piace. Lo spettatore la deve capire questa cosa, perché non deve essere indotto a prendere una decisione che magari, se avesse saputo che tu eri pagato per fare quella pubblicità, non avrebbe preso. E fin qui in realtà niente di nuovo, non è questa grande rivoluzione. Cosa c'è di nuovo in queste linee guida in realtà? Ebbene, viene chiarito che l'hashtag ADV o qualunque etichetta palesi la natura commerciale del contenuto deve essere immediatamente riconoscibile, cosa che non sempre avviene, perché alcuni influencer hanno il vizietto di nascondere l'hashtag ADV soprattutto nelle storie Instagram, mettendolo piccolissimo, proprio riducendolo a dimensioni a stento visibile a occhio nudo e posizionandolo pure dove non si vede. Talvolta la scritta ADV viene impostata dello stesso colore dello sfondo per mimetizzarla, il che rende completamente inefficace l'hashtag, il cui scopo è proprio quello di informare gli spettatori che stai facendo una pubblicità così da non ingannarli. Ma se lo nascondi non stai facendo niente, anzi è pure peggio, perché dimostri che stai provando di proposito a ingannarli. Manco ti sei scordato a mettere l'hashtag, no, l'hai messo ma ti sei impegnato per nasconderlo. Vabbè, perché alcuni influencer adottano questa pratica? Perché nascondere l'hashtag ADV? Uno, perché molti influencer temono che rivelare di essere pagati per promuovere un prodotto possa compromettere la loro immagine, facendoli apparire come venduti o peggio ancora come scrocconi, perché invece di acquistare i prodotti con i propri soldi li ricevono a gratis e magari vengono pure pagati. Due, perché l'hashtag ADV rovina l'estetica delle stories. Ebbene sì, potrà sembrarvi banale, lo è, ma l'hashtag ADV è brutto. Magari fai una storia bellina, esteticamente gradevole, ti impegni anche per ottenere l'effetto aesthetic e poi ci devi piazzare questa patata, questa scritta.
ADV. Instagram dal canto suo non è che si impegni molto nella creazione di font, cioè sono penosi i font di Instagram, quindi dove lo metti l'hashtag e molti decidono di mimetizzarlo. Perché però? Perché non capiscono quanto sia importante farlo vedere bene l'hashtag ADV, molto più importante dell'estetica della storia, cioè alcuni forse pensano che basta che lo metti, poi non è importante che si veda, capito? Lo vedono più come una formalità necessaria, tipo mettere i pantaloni prima di uscire. 3. Se i followers capiscono che l'influencer è pagato per promuovere un prodotto, potrebbero non prendere il suo consiglio seriamente, potrebbero essere meno inclini ad acquistare il prodotto perché si rendono conto che magari l'influencer manco lo ha provato questo prodotto per davvero, finge, recita per soldi. Al contrario, se ai followers di un influencer il consiglio sembra genuino, saranno più propensi ad acquistare il prodotto promosso, il che è molto positivo per l'influencer, in quanto se la sua pubblicità si traduce in molte vendite, il brand lo ingaggerà di nuovo e lui potrà richiedere, volendo, un compenso più elevato, perché avrà dimostrato il proprio valore, quanto lui traduce in soldi la pubblicità. Comunque l'era della scritta ADV nascosta tra le piante non è finita, perché le nuove regole si applicheranno solo agli influencer che hanno almeno 1 milione di follower. Che logica inappuntabile, solo chi guida una Ferrari deve rispettare i limiti di velocità. È la stessa cosa, la stessa logica. Ma non finisce qui, dovranno attenersi alle nuove linee guida quelli che hanno 1 milione di followers e che pubblicano almeno 24 contenuti in un anno. 24. In base a cosa è stato scelto questo numero? Perché non 23? Ah, perché il 23 è culo, quindi fin lì è tuo diritto scampartela. E infine, ad attenersi alle nuove linee guida devono essere solo quelli che hanno 1 milione di followers, che pubblicano almeno 24 contenuti l'anno, e quelli con un tasso di coinvolgimento dei followers di almeno il 2%. Il tasso di coinvolgimento dovrebbe essere l'engagement. Ci sta, se non ti si incula manco il 2% del tuo 1 milione di followers, sarai già disperato, ti capiamo, non è il caso di infierire. Per dire quanto è assurdo, ragazzi, Chiara Ferragni attualmente ha un engagement lo avevo letto da queste parti, 1,5%, ha un engagement dell'1,5%, quindi lei ha il diritto di mimetizzare l'hashtag ADV col suo muro. Qualsiasi irregolarità verrà punita con sanzioni che potrebbero aggirarsi fino ai 258.000 euro, che diventano 600.000 euro in caso di violazione delle norme su minori. Si parla di una vera e propria stretta sugli influencer, nel senso che è proprio stretta come normativa, quasi da chiedersi se fosse veramente necessario farlo questo sforzo. A questo punto, per stretta e stretta, era meglio concentrarsi sul ponte, sullo stretto. Vabbè, di quello, direte voi, se ne occupa il governo, mica l'Agicom. Ebbene, attenzione ragazzi, perché non solo l'Agicom interviene con delle nuove normative sugli influencer. A questo punto, infatti, il Consiglio dei Ministri si riunisce e il 25 gennaio 2024 approva quello che inizialmente sui giornali viene battezzato DDL Ferragni. Addirittura il cosiddetto DDL Ferragni supera quindi la prima fase e arriva in Parlamento. Si va verso la legge Ferragni, che imporrà maggiore trasparenza alle aziende e agli influencer che sostengono iniziative di beneficenza con i loro prodotti. Il tutto è successo in un battito di ciglia finte, un miracolo considerata la consueta lentezza del nostro governo. L'ultima volta che una legge è stata approvata così velocemente è stata, credo, per la pandemia, quindi livello di gravità percepito apocalisse. In parte questa velocità nell'approvare il disegno di legge potrebbe essere dovuta al fatto che sia un tema su cui la maggior parte delle persone può concordare, no? Indipendentemente dall'appartenenza politica. Cioè è difficile essere in disaccordo con misure volte a rendere le operazioni benefiche trasparenti, quindi penso che nessuno abbia sollevato obiezioni, mettiamola così. Però credo che ci sia anche un altro motivo più oscuro, più inquietante per cui si è creato questo disegno
disegno di legge in modo così tempestivo. Vediamo se siete d'accordo. Chiara Ferragni è nota per le sue posizioni di sinistra, diciamo, o quantomeno contro la destra, e soprattutto suo marito da anni si impegna per sputtanare la Lega, è la sua battaglia preferita, e questo contesto, diciamo, potrebbe aver contribuito, secondo me, a fare venire molta voglia all'attuale governo, che è un governo di destra, di fare una legge che condanni Chiara Ferragni alla vergogna eterna, così da privare le sue future opinioni di qualunque credibilità. Cosa me lo fa pensare? Il fatto che Chiara Ferragni non sia la prima influencer a sollevare uno scandalo così rumoroso, ma è la prima volta che lo scandalo sollevato da un influencer interessa alla politica. Per esempio, 1 o 2 anni fa, Disperatamente Mamma, alias Giulia L, aveva sollevato molte polemiche per l'uso eticamente scorretto che aveva fatto dei suoi figli nel costruire il proprio brand. Per recuperare il caso vi lascio il video qui oppure nell'info box. Però al tempo mica è stato proposto un DDL Giulia L, un DDL che regolamentasse l'esposizione dei minori sui social per evitarne lo sfruttamento da parte dei genitori influencer, ma quando mai lo abbiamo richiesto a gran voce. Però comunque la questione non è mai arrivata alla politica, ma perché la politica ha sempre snobbato questo tipo di polemiche. Quindi io ho il sospetto che si sia voluta attuare una punizione mirata alla persona Ferragni, Chiara Ferragni, amplificando ulteriormente la sua umiliazione. Perché cosa? Per salvaguardare la beneficenza? No, per screditare le sue idee politiche e quelle del marito. Spero di sbagliarmi, ragazzi, perché sarebbe grave. Le istituzioni dovrebbero sempre prendere decisioni basandosi sul bene comune, cioè non dovrebbero essere fatte leggi per regolare i conti, il governo non dovrebbe fare leggi per ritorsioni personali, sulla base di antipatie personali. È una cosa che aprirebbe la strada a un abuso di potere spaventoso, pericoloso, che andrebbe a minacciare la democrazia. E infatti, considerato quanto sia controverso chiamare questa legge Ferragni, qualche fonte ha già cambiato nome e già si è iniziato a chiamare il disegno di legge DDL Beneficenza e non più DDL Ferragni. Ma cosa prevederà questa nuova legge? La legge si applicherà ai prodotti, ma non qualunque prodotto, i prodotti che sostengono progetti benefici come il Fu Pandoro Balocco o come le furono uova di Pasqua o come le furono bambole Trudi, il cui ricavato sarebbe andato al 100% all'associazione Stomp Out Bullying. I punti fondamentali della legge sono 2. Solo 2. Vabbè, una legge breve ma intensa. 1. L'etichetta onesta. Tutti i produttori dovranno obbligatoriamente riportare sulle confezioni di questi prodotti tutte le informazioni sulla beneficenza. E quando dico tutte le informazioni intendo a chi andrà la donazione, per cosa sarà utilizzata la donazione e, attenzione ragazzi, l'esatta cifra che verrà donata nel caso in cui sia predeterminata. Nel caso in cui invece la vendita del prodotto sia una raccolta fondi, allora sulla confezione dovrà essere indicata la percentuale del prezzo di vendita di quel singolo prodotto che andrà in beneficenza. Quindi, se questa legge fosse stata in vigore ai tempi del Pandoro Balocco, allora sulla confezione del Pandoro Balocco firmato Chiara Ferragni ci sarebbe dovuta essere la scritta: questo Pandoro illumina il Natale dell'ospedale Regina Margherita di Torino, donandogli esattamente 50.000 euro che verranno donati da Balocco per comprare un macchinario. La beneficenza deve essere specifica. Mi aspetto meraviglie, mi aspetto campagne del tipo: con ogni acquisto di questo mascara doneremo 0,00001 centesimi a questa causa nobile. Cosa succede se viene violato questo regolamento? Non solo ci sarà una sanzione da 5.000 a 50.000 euro, ma addirittura se le violazioni sono reiterate, cioè se le violazioni si ripetono, l'attività dell'influencer e o dell'azienda potrà essere
essere sospesa per un anno, tutti in un angolo per un anno a riflettere sui propri errori. La pausa forzata di un anno quindi sarebbe la vera punizione esemplare per un super influencer, a differenza della sanzione da 50.000 euro che c'è a chi fa scantare, non a Chiara Ferragni o a influencer del suo calibro, certamente. Cioè Chiara Ferragni col Pandoro Balocco ha guadagnato 1 milione di euro, ricordiamocelo. Quindi se il rischio è una multa da 50.000 euro per fare una campagna di questo tipo, alla fine per lei è un investimento. Secondo punto fondamentale della legge Ferragni o legge beneficenza che dir si voglia, la beneficenza programmata, deve essere programmata. Che cosa significa? Significa che prima di mettere in commercio il prodotto con finalità benefiche, l'azienda dovrà chiamare l'antitrust e dirgli quando verserà la donazione. Quindi si configurerà una situazione del genere. Ciao antitrust, a marzo metterò in vendita le uova di Pasqua e intendo con le uova di Pasqua sostenere l'associazione Bambini delle Fate donando 20.000 euro. Li verserò ad aprile queste 20.000 euro ai Bambini delle Fate, così si farà. Poi, una volta versata la somma in beneficenza, l'azienda dovrà di nuovo chiamare l'antitrust e confermare di aver eseguito il pagamento. Ciao antitrust, ti ricordi che ti avevo chiamato per dirti che ad aprile avrei donato 20.000 euro in beneficenza? Sì, le ho donate alla fine, fatto, a posto, non ci pensare più. Questo consentirà all'antitrust di verificare velocemente la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente fatto. E anche qui, se le norme vengono violate in modo reiterato, l'attività verrà sospesa per un periodo che va da 1 mese a 1 anno. Domanda: ma fare del bene in questo modo diventerà troppo complicato a livello burocratico, al punto che le aziende, gli influencer saranno scoraggiate dal fare beneficenza, dal condurre campagne benefiche? Non credo, ragazzi, io sono ottimista, penso che potrebbe addirittura incoraggiare a farlo, perché questa trasparenza secondo me aumenterà la fiducia dei consumatori, i quali, certi di star facendo una piccola donazione però chiara, cioè comunque sono certi, no, di quanto stanno donando con il loro acquisto, cioè acquistando un determinato prodotto, saranno più felici di acquistare un prodotto che si pone come benefico. E se effettivamente questo servirà a incrementare le vendite, se questa trasparenza incrementerà le vendite, di conseguenza le aziende saranno incentivate a condurre campagne benefiche, ma a condurle in modo trasparente. Ora ragazzi, in tutto ciò dobbiamo considerare un fatto, perché sui giornali si parla di DDL Ferragni, legge Ferragni, cioè pensate Chiara Ferragni che un giorno si sveglia e si ritrova legge. Che succede? Cioè è una tragedia a livello di reputazione, e se la cosa dovesse arrivare fino in fondo, cioè se questa legge dovesse effettivamente venire approvata con il nome di legge Ferragni, sarebbe la peggiore delle umiliazioni. Quello che lei ha fatto verrebbe ricordato per sempre, nei secoli dei secoli, scritto addirittura sul codice penale. Cioè lei entrerebbe nella storia come quella che ha ingannato le genti con la falsa beneficenza. La sua storia si tramanderebbe di generazione in generazione, probabilmente si amplificherebbe negli anni per l'effetto del telefono senza fili. I nostri nipoti ci chiederanno: nonno, nonna, perché la legge Ferragni si chiama così? Sapete, le domande dei bambini. E noi risponderemo ai nostri nipoti: ah, sapete ragazzi, c'era una volta un'epoca in cui gli influencer erano liberi di fare il cazzo che volevano, finché non arrivò lei, la Ferragni, l'influencer più cattiva e disonesta che la storia abbia mai conosciuto. Da allora venne stilata la legge Ferragni, che serve non solo a prevenire che certi orrori si ripetano, ma anche a ricordare, perché un popolo senza memoria è un popolo senza futuro. Il nuovo team di Chiara Ferragni non può permettere un'escalation di questo tipo, bisogna correre ai ripari. Cosa fare? Idea.
Ideona. Chiara Ferragni si complimenta col governo. Non sto scherzando, ragazzi. Chiara rilascia una dichiarazione in cui dice, ve la leggo: sono lieta che il governo, già inizia proprio stranissima, sono lieta che il governo abbia voluto velocemente riempire un vuoto legislativo. Quanto mi è accaduto mi ha fatto comprendere come sia fondamentale disciplinare con regole chiare le attività di beneficenza abbinate alle iniziative commerciali. Questo DDL consente di colmare una lacuna che da una parte impedisce di cadere in errore, ma dall'altra evita il rischio che da ora in poi chiunque voglia fare attività di beneficenza in piena trasparenza desista per la paura di essere accusato di commettere un'attività illecita. Praticamente la strategia di Chiara Ferragni è: se non puoi batterli, unisciti a loro. Chiara sta cercando di riprendere il controllo della narrazione perché non può permettersi di essere segnata a vita da una legge che porta il suo nome o che comunque viene chiamata dal popolo con il suo nome. Pertanto cerca di capovolgere la narrazione. La legge, così facendo, cioè se lei si complimenta, no, col governo, se lei è propositiva nei confronti di questa legge, magari la legge verrà associata a lei e al suo nome come merito e non come colpa. Lei promuove questa battaglia, lei è la paladina di questa legge perché c'era un vuoto normativo per colpa del quale lei si è ritrovata in un guaio e adesso è il momento che le cose cambino. Grazie a Chiara Ferragni e alla sua battaglia il mondo sarà un posto migliore. Ecco perché si chiama DDL Ferragni. È un po' come il DDL Zan, il disegno di legge contro l'omofobia. Non è che si chiamava Zan perché lo aveva ispirato un omofobo quel DDL, ma perché prendeva il nome dal suo creatore Alessandro Zan. Il nome del disegno di legge era un omaggio a Zan. Ma il comunicato di Chiara Ferragni ci dice di più. Chiara Ferragni sostiene che il DDL consentirà di colmare una lacuna. Ok, però lei non dice questa lacuna che consente a chi vuole truffare di farlo. No, lei dice che questa lacuna fa cadere in errore, ok? Avevamo una lacuna prima di questo disegno di legge che faceva cadere in errore. Anche questo, secondo me, è un tentativo di ricalibrare la narrazione di ciò che lei ha fatto, perché cosa ci sta dicendo? Che le lacune legislative esistenti possono portare a errori involontari e quindi tra le righe Chiara Ferragni sta dicendo: io ho commesso un errore per colpa di queste lacune, io avrei rispettato le regole se ci fossero state. Beh, in realtà esisteva il codice del consumo, per dire. Le regole c'erano. Ricordiamo che Balocco scriveva nelle mail: oh, ma noi così stiamo correndo il rischio di incorrere in pubblicità ingannevole. Dobbiamo spiegarglielo bene a Chiara Ferragni. Adesso la chiamiamo e glielo spieghiamo per telefono in modo chiaro. Quindi una regola già esisteva. Non c'è stata nessuna lacuna che l'ha indotta in errore. Le regole già c'erano e lei e il suo team hanno deciso di bypassarle, di non rispettarle. Quindi questa legge non serve per colmare una lacuna, perché non c'è una lacuna, serve ad aggiungere ulteriori regole a regole già esistenti, perché quelle esistenti da sole non bastano a fermare i malintenzionati, ma chi non era malintenzionato le regole che c'erano se le sapeva far bastare. Ma andiamo avanti, perché nel suo comunicato Chiara Ferragni dice anche che questa legge eviterà il rischio che chiunque voglia fare attività di beneficenza in piena trasparenza desista per paura di essere accusato di commettere un'attività illecita. Quindi Chiara Ferragni vuole proteggere coloro che desiderano fare beneficenza. Questo ci comunica con questa frase. Lei è dalla parte dei benefattori. In qualche modo questo va a rafforzare la sua immagine di sostenitrice di cause benefiche. Ripeto, ragazzi, è geniale questo comunicato dal punto di vista strategico. Questo comunicato ci contestualizza le stronzate fatte da Chiara Ferragni in modo nuovo, cioè ci fornisce un contesto in cui Chiara Ferragni non è una truffatrice, non ha commesso illeciti di proposito, no, lei è una vittima di un sistema legislativo inadeguato che non forniva linee guida chiare per l'attività benefica. Adesso, grazie a questa nuova legge, le fornirà e lei approva questa legge, quindi in questo modo cerca anche di recuperare il favore di qualche politico che potrebbe avercela in antipatia a occhio e croce. Presentando Chiara Ferragni
Ferragni questo disegno di legge, il DDL Ferragni, come una soluzione necessaria, cerca di posizionarsi come parte della soluzione e non come parte del problema. Sipario. Il Codacons si prende male. Questo comunicato di Chiara Ferragni gli fa indigestione e infatti pubblica sul proprio sito una nota in cui definisce le dichiarazioni di Chiara Ferragni aberranti e scandalose. Il Codacons dice in sostanza: Chiara dovrebbe solo tacere e chiedere scusa. Niente ragazzi, il Codacons ormai è calatissimo nel dissing, ma dovrebbe anche smetterla il Codacons, perché quello che vuole, cioè le scuse sincere di Chiara Ferragni, non arriveranno mai, perché Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata e deve portare avanti la narrazione dell'innocenza. Se chiedesse scusa per davvero e non dicendo è stato solo un errore di comunicazione, ammetterebbe di essere colpevole. Cioè già il primo video di scuse è stata una mezza ammissione di colpevolezza, perché lei ha detto bisogna riconoscere gli errori, quindi devolverò 1 milione di euro in beneficenza. Lei si è in qualche modo già dichiarata colpevole però di un errore di comunicazione. Oltre questo non andrà. Prima che Chiara Ferragni possa chiedere scusa dovrà passare sul cadavere di 2 studi legali e al che venire condannata pure per omicidio. Ma il Codacons non perdona, il rancore gli mangia il fegato e a questo punto chiede il sequestro dei social di Chiara Ferragni. Il Codacons chiede inoltre che vengano istituite delle misure cautelari a suo carico come l'inibizione di qualunque attività commerciale, così da evitare che Chiara possa compiere altri illeciti. A momenti il Codacons chiede il censimento di tutte le bionde che si chiamano Chiara. Vabbè, a questo punto ragazzi non ci resta che aspettare, si svolgerà un processo contro Chiara Ferragni, lo scopriremo prossimamente. Prima il giudice dovrà stabilire, credo, se rimandarla a giudizio e quindi se effettivamente si può procedere con l'accusa di truffa aggravata, perché è anche possibile ancora che l'accusa di truffa aggravata cada per assenza di prove. Improvvisamente sono successe 2 cose. Cosa numero 1: Chiara Ferragni e Balocco hanno impugnato in tribunale la decisione dell'antitrust facendo di fatto ricorso. La linea difensiva di Chiara Ferragni è quella che già abbiamo trattato nel primo capitolo, quella che era scritta anche sul provvedimento disciplinare. Praticamente Chiara dice, cioè l'avvocato di Chiara dice: la mia cliente ha dato visibilità all'ospedale. Il Codacons ha fatto a Chiara Ferragni controricorso perché non ha capito il problema. Cosa numero 2, l'altra cosa che è successa è che Fedez, durante un'udienza nel 2020 tenutasi per una delle 1000 querele che il Codacons aveva presentato in quell'anno nei suoi confronti, insomma Fedez a quanto pare durante questa udienza si era dichiarato nulla tenente. La cosa viene fuori ora perché stiamo facendo le pulci ai Ferragnez e addirittura è stato divulgato l'audio, cioè noi possiamo sentire la voce di Fedez che dice: io sono tecnicamente nulla tenente. Beni immobili oppure beni immobili registrati, navi, motomobili. Direi che questo è tutto intestato alle società mie, credo nulla tenente. Ok. Arianna? Hai sentito Arianna? Io come Arianna sotto shock. Fedez che si dichiara nulla tenente solleva qualche perplessità. Cioè, capito, vive in un super attico, viaggia con il jet privato, per sbrigargli le faccende di casa c'ha più dipendenti di una multinazionale, vive nel lusso sfrenato. Qualche cosa ce l'avrà, un monopattino. Ebbene, a detta di Fedez, perché Fedez ha postato delle stories in cui spiegava le proprie ragioni e le spiegava anche con, cioè, anche molto risentito, capito? Lui è risentito nei confronti di chi gli dice: ma come nulla tenente? Scusa, sei ricco, sei milionario? E ci dice: ogni mio bene immobile è intestato alle mie società. Io di intestato non ho niente, quindi quando il giudice mi ha chiesto lei che cosa possiede, quali beni possiede, io ho dovuto rispondere: sono tecnicamente nulla tenente, perché questa è la verità e se avessi risposto diversamente avrei fatto falsa testimonianza.
Se non le sapete le cose, sappiatele. Ora ragazzi, intestare i beni alle società è un metodo, diciamo, per pagare meno tasse e che è assolutamente legale finché quei beni li usi per lavoro. Essendo che i Ferragnez vivono la loro vita sui social e i social per loro sono lavoro, possono intestare quello che vogliono alle loro società, immagino. Nel dubbio il Codacons comunque ha inviato un esposto alla Guardia di Finanza per andare a verificare come Fedez gestisca la sua situazione fiscale. Perché sì, perché il Codacons ormai a livello di rancore è peggio di un ex. Ovviamente, che ve lo dico a fare, anche a Chiara Ferragni si sta controllando la situazione fiscale, mi pare ovvio. In questo momento, se Chiara si è scordata di pagare il bollo nella macchina, è nella me. Ho visto da qualche parte un articolo sul Corriere, mi pare, vabbè, ve lo linkerò nell'info box, in cui vengono spiegati tutti gli intrecci societari di Chiara Ferragni finalizzati a pagare meno tasse. E a quanto pare lei paga tipo l'1,2% di tasse, una cifra vergognosamente bassa in un paese in cui gli imprenditori sono soggetti a tasse altissime. Si parla di quasi, vabbè, dovrebbe essere tipo il 45%, ora non so i numeri precisi, però se calcoliamo tutto, ragazzi, secondo me lo foriamo il 50% tra INPS, IRPEF, IVA. Ragazzi, io manco lo so più ormai che cosa pago, io vado e pago. So solo che sono in società con lo Stato e il socio minore sono io. Ma infatti io me l'immaginavo che Chiara e Fedez facessero ricorso a degli escamotage per pagare meno tasse e mi aspettavo che sarebbero stati tirati fuori in questo momento, francamente, perché non si diventa milionari in Italia senza ricorrere a questi escamotage. Anzi, lo farò pure io quando diventerò milionaria. E questo che cos'è? A quanto pare prima di Sanremo 2023 Chiara Ferragni ha preso un aiutino statale di 9.000 euro, che era un finanziamento, insomma, che sarebbe stato dato ad alcune piccole e medie imprese italiane. Mi sembra giusto. Altrimenti per cosa le pago le tasse se non per finanziare la piccola impresa di Chiara Ferragni? Il reddito di cittadinanza glielo stiamo dando pure, giusto? Me lo garantite? Non facciamo che... Ma andiamo avanti. Nel frattempo, un giorno succede qualcosa di misterioso. Un giorno Milano si risveglia tapezzata di volantini sui pali della luce, sui parabrezza delle auto parcheggiate, volantini ovunque. Su questi volantini troneggia la scritta: "Vi spiego l'innocenza di Chiara Ferragni". Segue un lungo discorso in difesa dell'imprenditrice digitale. L'anonimo espone tutte le cose belle che ha fatto Chiara Ferragni negli anni. Vi leggo direttamente il volantino. Scorre l'anno... Cos'è un rubinetto? Cominciamo benissimo. Scorre l'anno 2020, più specificamente periodo Covid. I Ferragnez, visto il momento difficile del paese, decisero di avviare una crowdfunding raccogliendo oltre 4,5 milioni di euro per potenziare le terapie intensive dell'ospedale San Raffaele di Milano. Raccolta fondi da record, fu classificata come la miglior campagna d'Europa, top 10 al mondo. Nel 2023 fu invitata a Sanremo e anche in quel caso divulgò l'intera somma del suo cachet, 150.000 euro all'associazione Dire. Di tutto questo abbiamo già parlato nei capitoli precedenti, quindi direi di andare avanti veloce, ragazzi. Dice poi il volantino: francamente è ridicolo insinuare che le persone abbiano acquistato la bambola o il pandoro solo perché credessero che una percentuale sarebbe andata in beneficenza. Attenzione, fermiamoci un attimo, perché l'autore qua sostiene una tesi che ho sentito riproporre spesso da chi difende Chiara Ferragni. La tesi è questa: nessuno avrebbe comprato il Pandoro per fare beneficenza, della beneficenza non fregava un cavolo a nessuno, il Pandoro è stato comprato perché le persone si volevano fare le foto con esso, perché era un oggetto di moda, un simbolo di lusso, vabbè, non fregava niente a nessuno del collegamento con una causa benefica. Ora, non so come dirlo, quindi lo dirò e basta. Non ce ne frega un cazzo. Cioè, se anche questa tesi fosse veritiera, se anche la maggior parte dei consumatori avesse acquistato il Pandoro più per il suo fascino rosa che per supportare la beneficenza,
ciò non esonerebbe Balocco e Chiara Ferragni dalle loro responsabilità etiche e soprattutto legali. Loro comunque avevano l'obbligo di garantire che la campagna di marketing fosse condotta in maniera trasparente e che le promesse fatte al pubblico, specialmente quelle riguardanti le donazioni benefiche, venissero rispettate, a prescindere dal motivo per cui i consumatori avessero scelto di acquistare sto Pandoro. Questo perché? Perché siamo pesantoni? No, perché se vendi un prodotto promettendo di fare una cosa e poi dopo che tutti hanno acquistato il tuo prodotto tu ne fai un'altra, cioè puoi danneggiare non solo la tua reputazione, ma puoi anche minare la fiducia dei consumatori negli altri prodotti legati alla beneficenza, nell'intero marketing legato alla beneficenza, e in qualche caso puoi minare la fiducia delle persone nella beneficenza in generale. Oltretutto ci tengo a ricordare che non solo i consumatori qua sono stati ingannati, perché sì, ok, mettiamo che tutti abbiano acquistato il Pandoro solo perché era glamour, mettiamo che tutti i followers di Chiara Ferragni fossero persone superficiali, vuote, prive di qualunque impulso altruistico e che delle cause benefiche non gliene sbattesse il cavolo. L'ospedale è stato tratto in inganno. L'ospedale che doveva ricevere la beneficenza dei Pandori aveva capito che più Pandori fossero stati venduti e più fondi gli sarebbero arrivati per sostenere la ricerca, e il team legale di Chiara Ferragni l'ha giustificata dicendo vabbè dai, però alla fine ha dato visibilità gratuita all'ospedale. Oltretutto, e qui concludo, se legittimiamo Chiara Ferragni a essere poco trasparente e a simulare raccolte fondi e a fingersi una benefattrice con la scusa che vabbè tanto chi compra i suoi prodotti non li compra per le cause benefiche ma perché sono firmate da lei, ecco, se legittimiamo questo suo comportamento apriamo la porta a un precedente pericoloso, perché chiunque allora potrebbe decidere di fare la stessa cosa, far capire che destinerà una parte del ricavato di un prodotto a una causa benefica, incassare i soldi e poi fare un po' quel cacchio che gli pare con i soldi senza mantenere la parola. Immaginate in quanti modi oscuri potrebbe essere utilizzata una tattica del genere, e oltretutto pensate a quanto questo danneggerebbe le associazioni, le onlus, le organizzazioni benefiche il cui lavoro dipende dalle donazioni sincere, non finte. Vabbè, proseguiamo con il volantino, ragazzi. Nel 2018, scrive l'anonimo, l'acqua minerale Evian in bottiglia di vetro da 75 ml in edizione limitata e firmata da Chiara Ferragni veniva venduta a 6 euro, 8 euro al litro, e non c'erano in ballo donazioni. Si trattava di acqua minerale che al supermercato costava 1 euro. E non ho capito, ti rendi orgoglioso? Vabbè, infine scrive questo anonimo, ragazzi, non credete a quello che raccontano, le accuse non servono ad incriminarla, questa manovra è un tentativo di affossare la sua influenza e la sua popolarità, quello che sta succedendo ai Ferragnez è un po' l'emblema della nostra società. Non invidiate, applaudite e poi fate meglio. Ok, l'invito a fare meglio mi piace, cioè l'unica cosa che mi piace di questo volantino, perché alla fine, no? Questo dovrebbe essere uno dei motivi principali per cui stiamo portando avanti questo dibattito, imparare come si fa meglio. L'applauso mi sembra inopportuno, però non me la sento. Vabbè, possiamo riassumere il volantino con una sola frase, breve, concisa, ma esaustiva. Chiara Ferragni ha fatto anche cose buone. Ad oggi non si sa chi sia questo eroe, questo anonimo. Per scoprirlo suggerisco di cominciare dallo scartare chiunque conosca le basi della grammatica. Procederei poi con l'escludere chiunque sappia impaginare su Word. Qualcuno, ragazzi, insinua che dietro il volantino ci sia il favoloso team di Chiara Ferragni. Tuttavia lo staff di Chiara Ferragni si dissocia immediatamente da questa iniziativa. Di sicuro a Chiara avrà fatto piacere scoprire che qualcuno creda ancora in lei, seppure qualcuno di inquietante. E vabbè, io concluderei la prima stagione di questa saga così, con il mistero del volantino ottimista. A questo punto, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Chiara Ferragni, secondo voi, risorgerà dalle ceneri come la Fenice che dà il nome alla sua società? Oppure le ceneri se le snifferà Fedez non appena pubblicherà delle stories per parlare della legge Ferragni, a cui risponderà un politico, a cui risponderà di nuovo Fedez, a cui risponderà Povia,
a cui risponderà di nuovo Fedez e così via fino alla legge Fedez. Scrivetemi nei commenti la vostra opinione che io scendo subito giù a leggervi, ragazzi, mi raccomando. So che questo è un argomento caldo, so che molti di voi si sentono arrabbiati con Chiara Ferragni, però ricordate che questo non è lo stadio, non mi fate i Davidoni, non insultate. E se siete troppo arrabbiati, piuttosto che commentare insultando i personaggi coinvolti, canalizzate la rabbia nell'emoji del Pandoro. Esiste l'emoji del Pandoro? Vi ringrazio, ragazzi, per essere arrivati fino alla fine della Chiara Ferragni saga, o della The Blonde saga, la potevamo chiamare così. Noi ci vediamo prestissimo con una nuova inquietantissima saga e a voi la linea.